Buon pomeriggio a tutti, come state? Spero bene. Eccoci qua, adesso vi switcho la schermata. Allora, ciao Ciel, ciao Filippo, come state? Tutto ok? E ogni volta mi spunta la cavolo di cosa che devo aggiornare il software della Switch, ma non ho voglia, per cui andiamo avanti. Ok. Eravamo rimasti. Ciao Felix, buon pomeriggio, benvenuto, come stai? Una crema più codine. Va bene, va bene. Abbiamo appena iniziato, quindi non ti sei perso nulla per adesso. Leon ha ucciso Sayaka. Monokuma ha ucciso Junko. E poi Leon è stato giustiziato. Poi Mondo ha ucciso Chihiro. Ed è stato giustiziato. Ifumi ha ucciso Taka. E Celeste ha ucciso Ifumi. E poi anche lei è stata giustiziata. E questo ci porta esattamente a questo punto qui. Ok. Sono vivo quindi Slay. Ah, ok, ho capito, ho capito. Il mattino seguente, nella dining hall, il giorno dopo il caso di Celeste. Quindi adesso siamo solamente noi 5 a stare qui. Solamente un terzo delle persone con cui abbiamo iniziato in pratica. Beh, la solitudine ormai è diventata comune. Proprio vero. Eppure, quello che ho visto ieri non riesco a capire. Sakura è la spia del Mastermind? Che sia veramente vero? Boh, chi lo sa. Makoto, stai bene? A lei, il cespuglio ambulante. È il preferito di tutti praticamente, Yasuhiro, a quanto pare da quel che vedo. Cioè, avete ormai un forte bonding col caro Hiro. No, no, sto bene. Non riesco a portare l'argomento di fronte agli altri. Se lo facessi, probabilmente li renderei ancora più confusi. Ok, in questo caso mangiamo e... finché non sveniremo. Eh? Che cosa significa in questo caso? Beh, il cespuglio non tradisce. Va bene. Perché guarda come tutti quanti hanno questo look spaventoso. Aspettate. Forse è meglio che legga dallo schermo effettivamente rispetto dal PC perché ho il microfono davanti qua. Aspettate, ero rimasto a... Beh, perché avete combattuto a stomaco vuoto, giusto? Beh, se vi riempirete la pancia, sono sicura che vi sentirete meglio. Per cui, mangiamo. Friggiamo un po' di pesce e mangiamoci delle ciambelle. Fino a quando non rimarremo in piedi. Cioè, non riusciremo a non rimanere in piedi, praticamente. Scusate, iniziamo già bene, ma... Vabbè. E come lo stile Deep Impact, il Meteor Impact, l'estinzione a livello... Questa estinzione a livello di combinata di cibi. Mm? Ma sono ottimi cibi per entrambi per della colazione. Beh, comunque la parte del finché non riusciremo a stare in piedi è un problema. Dopotutto, dobbiamo esplorare. なるほど
È vero, dato che il class trial è finito, si dovrebbero essere aperte nuove aree. そうね。 E per di più abbiamo ancora alter ego. Dobbiamo ancora abbandonarci alla disperazione. Ha ragione. Dobbiamo pianificare e pensare al futuro. Mhm. Pensiamo pensieri positivi. Nessun pensiero di morte. Mhm. Beh, sembra quasi che ormai potremo uscire fuori da qui, giusto? Beh, quando tutto questo sarà finito, beh, ho intenzione di rinascere sul serio. Voglio dire, rinascere come qualcuno di serio. それは Ehi, stai bene? Questa frase sembra come se pensi che qualcuno stia per morire da un momento all'altro. Mm? Totalmente bene, non ho intenzione di morire. Perché da qui in poi non ci saranno più omicidi. ね Beh, cosa ti rende tanto sicuro di ciò? 俺の占いによると Beh, l'ho predetto la scorsa notte. E dato che si è rivelato di fronte a me, non c'è alcun dubbio riguardo a ciò. されど Quanto è accurata la tua lettura della fortuna, comunque. どうなってな Beh, nei giorni giusti raggiunge il 20 o il 30%. うん。 Beh, sembra essere molto bassa. オカルト話じゃねえぞ Beh, non è che io sia un esper o qualcosa del genere. Giustamente, solo certe volte ci prendo. Ma anche 50. オカルトは信じねえんだ No, no, 50 no. Il suo limite ce l'ha anche detto nei dialoghi suoi che è di 20-30%. Quando abbiamo passato il free time. Te l'ho detto, la mia fortuna non è come quelle cose dell'occulto. あのさ、 La lettura della fortuna non è occulto? ちげえって Ovviamente non lo è. La chiaroveggenza è chiaroveggenza. Non metterla nella stessa categoria di questa futile mutilazione. Eh? それは Si sta riferendo alla leggenda urbana dove gli alieni, diciamo, dissezionano le mucche per rendere parte della loro ricerca. 実際 No. La stai chiamando leggenda urbana? Beh, ho delle prove per dimostrare che è vero. Il fatto è che mi è successo. うん È successo un giorno mentre stavo andando a prendere un hamburger. È stato un posto in cui non ero mai andato prima. Beh, dicevano che quei loro hamburger erano composti dal 100% di pura carne. Per cui mi sono preso un hamburger e sono andato a casa. けどよ Ma mentre ero per strada, 世紀末だべ il cielo era pieno di luci misteriose. その開口線は俺のハンバーガーめがけてまっしぐら Vabbè. Va bene, Yasuhiro. Ci crediamo. 叩く間に俺のハンバーガーを連れ去ったんだべ Gli hanno rubato l'hamburger. そしてその直後 Quella volta che degli alieni mi rubarono il mio hamburger. 空中で静止したハンバー È ガー un titolo perfetto per qualche いきなり分解され anime. 始めたんだ Assolutamente. 一部がそのまま連れ去られ残りは俺の手元に戻ってきたんだべ俺がどういうことかわかるか Spiegacelo tu, Yasuhiro, cosa significa. そのパティはビーフ 100% じゃなくて実は合いびき肉だったんだべ No. おそらく豚が7割牛が3割のな Vabbè, Yasuhiro. È proprio questo il motivo, 俺は騙さ giustamente. れねえぞ Per cui sono tornato indietro al posto degli hamburger e sono andato a parlare col manager. E l'hanno ammesso. Che non era 100% carne di mucca. Devono per forza averla miscugliata insieme a quella di maiale. ど
Ora lo vedete? Questa sì che è mutilazione. Beh, ho perso sinceramente il filo del discorso. あ Ma che cazzo? Ah, ne ha abbastanza un po' così Yasuhiro. Philip, non ti fare domande. Gli vogliamo bene anche per questo. Beh, non riesco a credere che tu sia a favore dell'occulto oppure contro. Hai proprio la tua stupidità. ひねえぞ Hai detto che ho la Come osi? あ Beh, si sente la puzza fin qui. Va bene. Va bene. Comunque, spero che la tua predizione si riveli essere vera. Beh, almeno io non ucciderò nessuno. Io nemmeno. Non importa come, non lo farò mai. そうだな。 Nemmeno io. ええ Oppure nemmeno io? Beh, questo vale anche per me, dopo tutto. Non ucciderei mai nessuno dei miei amici. Mi sono sentito queste parole come incoraggiamento. Dopotutto ci stavamo aiutando a vicenda. Dopo così tanti sacrifici e duro lavoro, finalmente siamo diventati un gruppo unito. Dopo che sono morti 2/3 del cast, praticamente. だが、 Ad essere onesti, vorrei che Byakui e Toko siano qui anche per a far parte di questo. でも Già, ma sono così difficili da approcciare. Pensano solo a se stessi. Beh, staremo meglio anche senza di loro. Beh, eravamo uniti, ma con quel legame c'era anche debolezza e fragilità. Capitolo 4. All Star Apologies. Perché c'è Ciro nello sfondo? Vabbè. In queste situazioni io starei solo, a essere sincero. Effettivamente ha senso, cioè. Byakuya fa benissimo a starsene per i cazzi suoi in realtà, considerando che a ogni capitolo c'è Monokuma che dà un motivo per ammazzare. Lui dal giorno 1 che dice: oh, ma non rompete le balle, io me ne vado a fare i cazzi miei. キャンパス Ciao Stre, buon pomeriggio, benvenuto, come stai? Tutto bene? Abbiamo iniziato la nostra ricerca il prima possibile, subito dopo aver finito la colazione nella sala da pranzo. Dovevamo scoprire che cosa si fosse aperto e quello che ci stava aspettando. Che cosa ci stava aspettando, Makoto? Continua la frase. Cos'è che ci aspetta nel quarto piano della Opspeak Academy? Vediamo un po'. A essere onesto, questi capitoli sono quelli che mi ricordo di meno. Per cui del gioco. Per cui ogni tanto potrei, diciamo, avere qualche colpo di scena che non mi ricordo. Dato che io però avevo visto l'anime tanti anni fa. Tipo quando... Non so se avevate presente il canale di Yamato Animation, non so se sia ancora in piedi o meno. Che lì caricavano dei vari anime su YouTube. Poi ci hanno fatto invece il canale sulla TV. Per cui non so se sia ancora in piedi per quello. Le scale del terzo piano dove erano? Aspettate, mi apro la... Ah, erano qua, proprio all'entrata. Ecco perché non le trovavo. Sembra Among Us 3D, mi dà quelle vibe. L'unica cosa, Philip, è che è un gioco del 2010 in realtà, un Danganronpa, quindi al massimo è il contrario. Yamato Animation mi ha amato. Sì, esatto. Era uscito tipo nel 2015, se non sbaglio, l'anime di Danganronpa di Animation sul loro canale. Per cui l'ho visto 10 anni fa, considerate. Anche se
attualmente da quello che sto vedendo è molto meglio il gioco, perché sotto alcuni aspetti spiega molte più dinamiche. Sono felice, ciao Felice, perché domani mi arriva il PC, quasi sicuramente. Sono riuscito a chiamare l'assistenza perché il pacco non si muoveva più e ho scoperto che si era bloccato a caso, I don't know why. Comunque tu come stai? Io abbastanza bene, grazie. Mi fa piacere che domani finalmente ti arrivi questo cavolo di PC, perché ti doveva arrivare qualche giorno fa già. E finalmente la dura attesa ti ricompensa. Dai, meno male. Vabbè, io lurco. Va bene, Philip, buon lurk. Ciao ciao, grazie mille. Per cui adesso abbiamo accesso al quarto piano dell'Opspeak Academy. Beh, forse questa volta troveremo qualche sorta di indizio. No, questa volta dobbiamo trovarne uno. Oddio, in realtà sembra anche essere parecchio grande il quarto piano, a prima vista. Cioè sembra avere più stanze rispetto al secondo e al terzo, se ne avete notato. Vabbè, questo è il bagno delle ragazze. Ho sbagliato, volevo andare in quello dei ragazzi, ma vabbè. Perché volevo prendermi i monocoin. Se ce ne sono. Vediamo se si può interagire con qualcosa. Mi pare di no, però. Peccato. No, infatti non si può interagire con nulla. Ok. Da cosa partiamo? Da questa aula qui? Cos'è? Boh. Ratto. Nulla. La porta sembrerebbe essere bloccata. Immagino che non si possa entrare qui. A giudicare dal nome è chiamata il data center. Ma quello che c'è dietro questa porta è un totale mistero. Vai in quello delle ragazze. Non si può, c'è Makoto che dice non posso andarci. È un uomo d'onore. Va bene. Ma guardate che belli i disegnini sulla lavagna. C'è Makoto disegnato sul banco e Monokuma che fa la 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 la. E qua c'è, vabbè, lasciamo perdere il sangue, che è un po' meno carino però. Vediamo cosa ci dice Yasuhiro. Non è d'onore ma cretino. No, non è cretino. È un uomo d'onore, fa bene. Beh, sono contento del fatto che questo piano si sia aperto e tutto, però ci sono un sacco di stanze bloccate qua sopra. Ah, sono tutte bloccate. Allora praticamente che cazzo esploriamo? Cioè, effettivamente ho parlato solo con Yasuhiro, però dovrei vedere se ci sono altri oggetti interagibili. Credo il monitor e la telecamera. Ah no, c'è anche l'orologio. Ok. Ma può approfittarsene, tanto non c'è nessuno tranne il killer. Non c'è nessun killer per adesso, non abbiamo un movente, è appena iniziato il capitolo. Per cui non credo che abbiano già un motivo per ammazzarsi a vicenda. Ok, prendiamoci queste cose. Andiamo nell'altra aula. Vediamo se c'è qualcun altro. Toko e Byakuya probabilmente saranno nelle loro stanze rispettive. O Byakuya sarà nella biblioteca probabilmente. Ok. Vediamo se dice sempre le stesse cose, se ci sono coin. No, ok, qua c'è un coin, perfetto. Vediamo in questo schermo. Io sono entrato qualche volta e non so bene la storia, ma perché si dovrebbero uccidere a vicenda? Allora, diciamo, come posso dire, il tema principale di Danganronpa è che ci sono 16 studenti, cioè 15/16 studenti, dipende in realtà dal gioco, intrappolati o in un edificio o in una location in particolare. Diciamo, come motivo principale per uccidere il killer ha quello di uccidere uno studente e se riesce a non farsi, diciamo, scoprire da tutti gli altri e a non farsi votare durante il class trial,
praticamente fa giustiziare tutte le persone sopravvissute e lui se ne scappa da solo. Se invece si viene scoperto, viene giustiziato solo lui e tutti gli altri vanno avanti, molto semplicemente. Se Monokuma vede che nessuno ammazza nessuno e che il movente è troppo debole, quello di andarsene via, aggiunge carne al fuoco che possa permettere, diciamo, un po' di far divertire i suoi piani malvagi. Diciamo, per sintetizzare il tutto alla stragrande. Funziona così. Praticamente sì, però... Diciamo che hai un killer a capitolo. Per cui una volta che ne trovi uno, il cast si riduce di tanto quando arrivi praticamente a fine gioco. Solitamente i miei preferiti muoiono quasi tutti, per cui lasciamo perdere. Dentro la stanza l'odore della medicina è davvero impressionante. Quindi questo è il laboratorio di chimica. Immagino che inalare tutta questa roba non faccia dei danni permanenti. A proposito di PC, io ieri ho deciso di prendere il portatile di mio fratello, che non usa più perché è un PC da gaming, e ho iniziato a cercare di capire cosa non andava eccetera. Lo metto circa a posto e penso dai, me lo prendo al posto del mio che è scrauso. Mio fratello arriva e mi fa: no, quello rimane mio, non puoi usarlo. E niente, povero Felix. Il mio è ancora vivo almeno. Speriamo che sopravviva. Magico King, ma buon salve, come stai? Passo per un saluto veloce che tra poco vado a riposarmi che sono un bel po' stanco. Ciao Dark! Ma come stai tu? Mi raccomando ragazzi, andate a seguire il caro Dark, ma anche il caro Ciel, che mi sono dimenticato di fargli lo shoutout, mannaggia a me. Ve li faccio entrambi. Solo che io mi sono dimenticato di mettere i comandi veloci dell'SO, per cui non posso fare punto esclamativo, devo fare slash shoutout. Andatemeli a seguire entrambi, mi raccomando ragazzi. Scusami tanto, Ciel, te lo faccio subito. Quando si resettano i 3 minuti. Andate a seguire il caro Dark, mi raccomando, intanto. Perché non esiste il canale? Cosa ho scritto di sbagliato? Perché non so scrivere, ragazzi? Qual è il mio problema? Qual è il mio problema? Ok. Anche Crips ti ama. Va bene. Parliamo ad Aoi intanto. Ine e Sakura sembrerebbero essere perse nella loro amichevole conversazione. Devo scoprire che cosa sta succedendo con Sakura e col Mastermind, ma non posso farlo nel frattempo che c'è Ina. Oh, hai bisogno di qualcosa? No, non è nulla. Davvero? Ne sei sicuro? D'accordo. Vediamo Sakura cosa ci dice. Sakura è persa nella conversazione con Ina. Devo scoprire che cosa sta succedendo con lei, ma non posso farlo nel frattempo che c'è Ina nei paraggi. Io tutto bene, grazie. Stamattina ho iniziato il nuovo lavoro, mi hanno messo come macellaio, ma sono sveglio dalle 5 e sento il peso del sonno addosso. Stanotte avrò dormito 3 ore perché ero leggermente teso. Cavolo, Dark, mi spiace. Come ti trovi per adesso? Com'è andato il primo giorno? Tutto a posto? Come sta andando su Danga? Per adesso benissimo. Abbiamo appena iniziato il capitolo quarto. Il capitolo quarto, vabbè. Capitolo quarto un po' difficile, ma volevo dire il quarto capitolo. Suona un po' male il capitolo quarto, dire così. Però, cioè, diciamo che lo scorso capitolo è stato parecchio movimentato, considerando che ci sono state 2 vittime e un killer. Per cui è stato parecchio lungo in realtà. Ma sta procedendo, sta procedendo. Adesso siamo nella parte chilling della daily life, per cui per un po' di tempo probabilmente non succederà nulla di grave. Cosa c'è, Makoto? Hai bisogno di qualcosa?
No, non è nulla. ならば Veramente? Beh, ok. Vediamo cosa c'è in questa stanza, tra l'altro, da esplorare. Ah, c'è solo lo scaffale, veramente. Cioè, tutti sti macchinari nel laboratorio di chimica e tutto quello con cui possiamo interagire, la telecamera e lo scaffale. Ok. Beh, un grande scaffale pieno di un sacco di medicine. Ah, ascolta, Makoto, ascolta. Prendi un grande respiro e calmati, stammi a sentire. Ok, no. Calmati però. Ci sono un sacco di cose qui che non abbiamo mai avuto. Vitamine, minerali, amminoacidi, creatina. E ghiratina anche. No, ghiratina non c'è dentro il laboratorio di chimica, dai. Non c'è ancora ghiratina nel laboratorio di chimica. Sto scherzando. Tutto bene, mi hanno fatto vedere molte cose già dal primo giorno, ma per ora non sembra male. L'unica cosa è che dovevo finire alle 11 e invece sono uscito alle 11 e un quarto perché non ho visto l'ora. Domani quindi esco alle 10:45 perché avendo appena iniziato non posso fare straordinari. Ah, va bene, va bene. Mi spiace, ogni tanto ti capisco, anch'io sono un po' sbadato, mi succedono queste cose. Non preoccuparti però, sarà stata magari l'ansia del momento, ti avrà fatto magari sbalzare un po' il tempo. Dovrebbero essere passati 3 minuti. Intanto faccio lo shoutout anche a Crips e Ciel, che sono due bravi ragazzotti. Mi raccomando, andate a seguire anche loro, che sono simpaticissimi. Li avevano raidati sabato scorso, mentre stavano giocando a Domineco. Sono davvero simpatici. Mi raccomando. Mhm. Ma figurati Dark, lo faccio con piacere. Cosa? Hanno anche la proteenzima X. Non so cosa sia la proteenzima X. Cos'è? Ah, ok, non sono l'unico che cade dalle nuvole, a quanto pare. Io stessa situazione di Makoto. È una... diciamo un drink proteico di alta qualità. Non è nulla... non c'è nulla di così... cioè, non è nulla di così... come si dice cheap? Oddio, economico. Perché non mi veniva al termine? Non è minimamente paragonabile alle cose economiche che ci sono nello sgabuzzino, nel magazzino. È ad un livello molto alto. Davvero? Ora mi riposo un attimo, ma ti lascio l'urchino, Magico King. Grazie mille per il lurchino, Dark. Buon riposo. Ciao ciao. In caso a più tardi o alla prossima. Ma è fantastico. È una miniera d'oro. Finalmente le mie preghiere hanno avuto la risposta. È tempo di fare ancora altre preghiere, allora. Una miniera d'oro, eh? Ok, vediamo la telecamera. Non credo che ci sia qualcosa. Però, ok, c'è un coin, immaginavo, perché se no non ce ne sarebbero state in questa stanza. Ah, ok, c'è anche il monitor che si può interagire. Allora, scusatemi. Adesso che c'è il monitor, la vita è più completa. Pensavo... no, non si può più girare la visuale, quindi... il laboratorio di chimica è tutto qua. Siamo qui, ok. Quello che non ho visitato è l'aula col pianoforte. Andiamo a vedere se si può accedere. Penso sia l'aula musica. Ok. Oh sì, ok, dentro l'aula musica si può andare. Ma che bella! È ben rifornita. Questa è l'aula musica. Cioè, è quasi difficile definirla una classe. Sembra quasi più una sala concerto. Effettivamente è vero. Quest'aula sarebbe piaciuta a Sayaka probabilmente, se non fosse stata la prima vittima del gioco. Ma vabbè. È andata così, ragazzi, che ci volete fare?
la nostra idol preferita, nonché unica idol del cast, ma vabbè. Parliamo prima col pianoforte e dopo con Kyoko. Questo è un pianoforte? Sembra essere molto vecchio. Beh, forse vale un sacco di soldi. Dopotutto, senza che ci sia qualcuno nei paraggi che possa suonarlo, beh, è totalmente inutile. Vabbè, dai, sta qua per decorazione, Makoto. Vediamo cosa ci dice Kyoko. Lo sai? Non mi hai ancora detto che cosa ne pensi, ancora. Che cosa ne penso? それは Riguardo alla stanza segreta nel bagno dei ragazzi. Ah, beh, ho trovato la stanza segreta, però... Come ho iniziato a guardarci in giro, sono stato attaccato. Attaccato? Da chi? Beh, sono stato preso dalle spalle, per cui non ho neanche avuto il tempo di reagire. Non ho la mia idea di chi sia stato. Ma quando cioè, mi sono risvegliato, la montagna di file e documenti era completamente sparita. Mi dispiace. Lo so quanto fossero importanti. いいわ È tutto ok. Avevo già visto quello che avevo bisogno di vedere quando sono entrata lì. 私は Ho un mezzo sospetto che il mastermind sia venuto subito dopo di te. Che cosa? だって Beh, quando ho scoperto la stanza, il mastermind deve avermi vista sulle telecamere di sorveglianza nella hallway. Deve avermi vista mentre entravo dentro al bagno dei ragazzi e non sono più uscita. Però c'è ancora una cosa che vorrei che vedessi. Cioè, che volevo vedessi. Volevo vedere come avrebbe reagito il mastermind alla tua vista. Essenzialmente volevo scoprire se il mastermind era veramente a conoscenza di quella stanza. どうやら Ma averti attaccato ed aver rubato tutto quello che era presente nella stanza, beh, significa che c'era un qualche indizio nascosto che avrebbe potuto rivelare l'identità del mastermind. Per cui tu sapevi che sarei stato attaccato? 別にいいじゃない Beh, puoi, diciamo, tenere a bada quella cosa. Dopotutto sei sì, un ragazzo. Un ragazzo, vabbè, non so parlare. Poi dicevi che noi non possiamo entrare in quelli delle femmine, ma lei entra in quello dei maschi. Vabbè, lei fa un po' come cavolo le pare. Praticamente come tutto il cast di quelli che sono rimasti in piedi. Cioè, Byakuya se ne sta per i cazzi suoi. Toko ha paura di essere giudicata, poi se starnutisce diventa una psicopatica e si mette a stalkerare Byakuya. Sakura e Oi, diciamo, sono brave. In realtà Yasuhiro è un cretino. Kyoko va in giro a fare roba per la maggior parte, ma anche lei è brava. Makoto invece è il protagonista, per cui ha il suo codice. Sì, infatti adesso siamo rimasti solo in 7. Cosa pensa che sia un ragazzo? Capisco, va bene. Allora, lascia che ti chieda qualcos'altro. Sapevi della nota che era stata lasciata lì? La nota che diceva voi non dovete lasciare. ちょっと Un ragazzo è un coglione, vabbè. Punti di vista, diciamo, Philip. Non dovremmo parlarle. Cioè, non dovremmo parlarne, non qui. Kyoko ha dato uno sguardo veloce alla telecamera di videosorveglianza. それは Andrò a cercarla. Se scoprirò qualcos'altro, beh,
Te lo farò sapere. いいわね。 Va bene? Cioè, l'ha detto in un modo che quasi per farmi sentire se stessi, diciamo, ascoltando meno, ma immagino che non debba manco risponderne. じゃあ Ok, adesso è il tuo turno. Sentiamo il tuo segreto. Eh? Ah, mi sa che ti ha sgamato, Makoto. Mi sa che ti ha sgamato. Diciamo che non hai un'ottima poker face. Si sta meglio soli a divertirsi. Diciamo soli, prima erano in 15, adesso sono in 7. Si è dimezzato il cast. Non l'avevi notato? Cioè, pensavi che non l'avrei notato? Stai nascondendo qualcosa. そうなんでしょ。 Mi sbaglio? Ma è... Eh già, il nostro segreto è che sappiamo l'identità della spia. Qual è il problema? Se sei preoccupato riguardo la camera, perché non me lo scrivi? Beh, ね siamo amici, per cui dovresti fidarti di me. Non è quello che avevi detto prima? Hai ragione, non dovrebbero esserci segreti fra amici, però non c'è nulla di peggio se non esprimere il tuo dubbio ad un amico quando non hai nemmeno le prove riguardo adesso. Oh mio Dio. No ragazzi, non posso salvare, non so se dirglielo o meno. Che dite? Faccio votare a voi. Glielo diciamo a Kyoko o non glielo diciamo che Sakura è la spia? Che scelta facciamo? Intanto, vabbè, in caso c'ho il salvataggio del capitolo 4, non abbiamo fatto nulla. Dai, su, su. Philip va per sì. Faccio il sondaggio o mi rispondete qua in chat, come preferite. Glielo diciamo? Ok, abbiamo 2 sì e 0 no, per adesso. Mhm. Aspetto un minutino e poi vedrò se rispondere il sì. Io anche sarei sul sì, sinceramente. Perché mi fido di Kyoko, sì. Anche perché sappiamo già l'identità, diciamo, della spia. Poi, sempre se non si riveli essere lei il mastermind, considerando che è per forza uno degli studenti sopravvissuti. Però, sì. Ormai ti ha sgamato, tra l'altro, sì. Ok, then 3, then 2, then 1. Diciamoglielo. Non ho ancora delle prove del tutto concrete, però. Se le parlassi di questa cosa adesso, probabilmente renderei il tutto peggiore. Gli amici non dovrebbero tenere segreti, però non c'è nulla di peggio se no... Ah, siamo obbligati a non dirglielo, va bene. Scusa, non posso ancora dirtelo. そう Pensavo cambiasse qualcosa, invece no. Per cui... è questa la tua risposta. でも Ma pensi che sia... diciamo pari come cosa? Tu sei felice di sentire quello che ho da dire, ma... non sei felice di condividere quello che hai da dire tu? Mi dispiace. Vorrei veramente, però... いいわ。 Va bene. じゃあね。 Addio. Beh, con quelle parole Kyoko mi ha lasciato lì da solo. Ma che scelta è? Non lo so, sai. Forse credo che fosse una scelta scriptata questa. Anche se in realtà penso che ci sia un finale diverso. Non so come, però. Cioè, non so quale delle due scelte sia. Quando ci sarà questa scelta da compiere. Però... vediamo.
credo di averla fatta arrabbiare. E beh, direi, minchia, lei t'ha detto quella cosa lì? Prima le dici, siamo amici e tutto, e poi tu, cioè, caro Makoto, non le ricambi la cosa, diciamo perché non sei sicuro di questa cosa. Cioè, ok, ci sta a non esserne sicuri, ma avrei detto piuttosto un metto le mani avanti, ho il sentore che la spia sia Sakura. Perché, bada bim bada bam, ho visto la scena di Monokuma e lei che combattevano in palestra e si stavano scannando con Sakura che diceva non ho più intenzione di collaborare. Poteva giocarsela in questa maniera e dire finché però non ne siamo sicuri al 100% eviterei di fare strane mosse. Mhm. Ma invece è stupido Makoto e ha deciso di far arrabbiare Kyoko. Va bene. Che è tipo l'unica persona nel primo caso che non ci dava contro. Ma va bene. Eh? Questo è l'ufficio. Ma ovviamente non ci sono indizi di insegnanti su cui normalmente si potrebbe contare. Guardate un po' cosa c'è qua per terra. Un'altra foto. Questa è un'immagine sul pavimento. Questa immagine... Cosa? Celeste? Ifumi e Sayaka? I loro sorrisi di persone morte? La classe senza, diciamo, e senza delle placche di metallo al posto delle finestre. Esattamente la stessa cosa. La stessa immagine che avevamo visto nello scorso capitolo, se vi ricordate, quella di Mondo, Chihiro e Leon. È come la scorsa immagine. Anche loro, tra l'altro, tutti e tre morti. Adesso è impossibile che questa non sia importante in qualche modo. Cerca di prendertela e senza farti vedere dal mastermind, magari, Makoto. E mostrarla agli altri, così adesso ne hai le prove. Stanno sorridendo proprio nel modo in cui ti aspetteresti che un normale teenager, cioè, diciamo, sorriderebbe. È un gruppo di studenti liceali che sta vivendo la loro vita tranquillamente. È impossibile credere che quei, diciamo, sorrisi siano in un mondo di disperazione come questo. Per cui che questa immagine sia stata scattata prima ancora di entrare nella Hope's Peak. Il che significa che tutti quanti ci conoscevamo prima di arrivare qui? Includendo Sayaka? No, non c'è alcun modo. Monokuma deve averla creata, deve essere falsa. Sei un cretino. Vabbè, Monokuma. Tu sei falso. Va bene. Monokuma è uscito fuori dal nulla e si è rubato la foto dalle mie mani. Un plot che si sta forgiando? Che cos'eri tu? Anzi no, cosa sei tu? Uno studente delle scuole medie? Pensi che anche la luna magari sia stata creata e sia finta? E dai. Per cui stai dicendo che questa foto è reale? Sì, ma veramente, ma foto è proprio stupido.
Cioè, nei class trial diventa ultra super intelligente, fa tutti i ragionamenti e fa sgamare il colpevole. Invece durante le daily life, stupidissimo, si fa rubare le foto da Monokuma e il resto. Beh, se ci fosse un qualcosa del genere come premio Nobel della verità, io prenderei il primo, il secondo e il quarto posto. E chi prenderebbe il terzo? E probabilmente non sarebbe vero. Ti sto chiedendo una cosa. Quell'immagine è vera oppure un falso? Oh, Makoto. Sei davvero certo di dividere le cose a metà, non è vero? Però se non c'è alcun uso, non c'è alcun uso. Se provi a dividere qualcosa che non può essere divisa, beh, ti sentirai come se sei tu il prossimo ad essere diviso. Quell'immagine è vera, niente di più, niente di meno. Senza dire un'altra parola, Monokuma è scomparso. Per cui l'immagine è reale. Ma se è davvero reale, se fosse vera, in quel caso... Cioè, posso dirti però che sei un grandissimo cretino perché ti sei fatto soffiare due immagini nello stesso identico modo. Se dovessimo trovarne una terza con Kiyotaka, Junko e la prossima vittima, che a sto punto probabilmente arriverà, dato che siamo nel capitolo 4, voglio dire... Sei un cretino. No? Ok. Mio Dio. Cioè, Makoto già in sto capitolo è partito malissimo. Non dice la roba a Kyoko. Si fa soffiare la seconda foto. Vediamo se fa altre minchiate. Ok. Prendiamoci giusto i coin. Siamo arrivati tra l'altro a 100, per cui possiamo spenderne un bel po' per i regali. Non abbiamo nemmeno tanti studenti con cui fare i free time, purtroppo. Ce ne sono rimasti davvero pochi. Cioè abbiamo Kyoko, Sakura, Aoi, il caro Yasuhiro, Byakuya e basta. Penso di averli detti tutti. Sì, dovrei averli detti tutti. Ok. Non c'è più nulla qua dentro, per cui andiamocene. E ci resta solo... Cos'è quella? La presidenza, presumo. Sì, Headmaster, è la presidenza. Il nome sull'insegna dice che questa è la presidenza. La presidenza. Qui dentro credo ci sia qualcosa di utile. Ovviamente è chiusa. No, vabbè, me l'aspettavo anche perché Yasuhiro aveva detto che c'erano un paio di porte chiuse, ma ne avevo incontrata solo una per adesso. Se non fosse stata la presidenza quella chiusa, onestamente avrei detto Yasuhiro, ma che stai dicendo? C'è solo quella sala lì che è chiusa. No, non era l'archivio, era... Vabbè, comunque è sempre un qualcosa dove ci sono file e robe. Vabbè, ho già dato un'ottima occhiata alle cose qui in giro. C'è un sacco di cose da cui pensare, per cui per adesso credo che dovrei tornare indietro nella dining hall e parlarne con gli altri. Ok, abbiamo finito l'esplorazione. Ok. Praticamente quasi subito dopo che sono arrivato nella dining hall, gli altri sono tornati subito dopo di me. E dopo un paio di minuti. Per cui ci siamo tutti? Devo. Ok.
Iniziamo a discutere su cosa abbiamo trovato. うん Già, ottima idea. Vabbè, dobbiamo parlare solo con 4 persone a sto giro, per cui faremo abbastanza in fretta, credo. Lato positivo. C'è un grande scaffale nel laboratorio di chimica del quarto piano. Ci sono un sacco di sostanze chimiche e altre cose. E ci sono un intero, diciamo, piano di sostanze nutrienti e provviste. Dovresti dare un'occhiata, te lo consiglio. Penso che tu ed Ogre siate probabilmente le uniche a cui interesserebbe quella roba. うん Per chi non lo sapesse, Ogre intende Sakura Yasuhiro perché è il soprannome che le è stato affibbiato dato che ha il titolo di Ultimate... Oddio, Sakura era una lottatrice, mi pare. Però non mi ricordo il titolo preciso di Ultimate. Non ve lo saprei dire. Dovrei controllare nei dati. Ah, però non c'è solo roba bella in realtà. Ci sono anche medicine e cose, diciamo, per la salute. Però, oltre ad esse, c'erano anche un sacco di veleni. Veleni? Eh già. Mhm. Però diciamo che sono tutti segnati, per cui è abbastanza difficile prenderne uno per errore. そうね Mhm. Sarà, però è sempre meglio fare attenzione, diciamo, in quell'area. ね Probabilmente non dovremmo dire a Byakuya a Toko del veleno, giusto? Che cosa intendi? えそれは Beh, solo in caso, sai quello che sto provando a dire? Credo in realtà che dovresti dirglielo, perché c'è il rischio che possano essere anche loro vittime in realtà, Aoi, cioè... Solo per il fatto che siano qui non significa che vogliano ammazzarvi in realtà. うん Beh, giusto in caso, sì, credo che tu abbia ragione. でも E Byakuya? Non ci vorrà molto prima che lo scopra lui stesso, in realtà. Beh, mettere qualcosa di così pericoloso come un veleno dritto all'occhio è assolutamente opera del mastermind. Mai fidarsi di Byakuya. Sì, però in realtà Byakuya, ti dirò la verità, Felix, non lo vedo come un personaggio in realtà pericoloso, quanto più uno che vuole solo sopravvivere. Non gliene frega un cazzo di ammazzare gli altri o eccetera. Lui vuole solo vincere il gioco. No, non lo è, ma mi sta sul culo. Sì, esatto. Quindi lo insulto. Ah, ok, ci sta in realtà. Soprattutto nel caso 2 che ha voluto, diciamo, rendere un po' più complicato il tutto quando non serviva. Ho trovato un paio di stanze sul quarto piano, ma sono bloccate. Il centro dati e la presidenza. La presidenza? Sembra il posto esatto in cui potremmo trovare un paio di indizi. Beh, se solo riuscissimo a sbloccare la porta ed entrarci. けどよ Ma chi se ne frega di uno stupido lucchetto? どうだってな Non ci dovrebbe essere alcun problema per il più forte del mondo a spaccare quella porta. Che cos'era quello? No, prego, continua. Ok, va bene, Monokuma. Non serve però dire queste cose. なんなんだべ No, non l'ho detto. こらこら Che cosa hai detto? Guarda che lo so che non stavate parlando di tirare giù la porta della presidenza. Tasgama.
spaccare la porta della presidenza? Ma che razza di educazione hai ricevuto? 先生はお前らのこと信じてたのに Quella è la mia stanza, lo sai? 裏切られるなんて Ah no, in realtà la stava doppiando Monokuma, però vabbè, ve la dico lo stesso. Quella è la mia stanza, lo sai? E comunque, pensi davvero di poterla spaccare? イライラ Mi stai davvero facendo incazzare. Non hai la minima idea di quanti batteri vivano su questo artiglio di orso. うん No, no, stavo scherzando, ti prego, non arrabbiarti. Non sono arrabbiato. Sei totalmente arrabbiato. テンション下がるな E tu che cazzo di reazione hai avuto rubando le foto? Effettivamente. Speravo di non dover aggiungere una regola per questo, ma se proprio devo farlo e avete questi pensieri, non ho altra scelta che aggiungere altre regole alla vostra vita scolastica. Sei serio? 残念 Spaccare le porte bloccate è proibito. E ora c'è questa nuova regola. Stupidi idioti. Perfetto. Ma che artiglio di orso, sei un pupazzo. È un pupazzo, sì, ma fidati che quegli artigli sono più che veri, Philip. Sono fatti proprio di acciaio. Li abbiamo visti all'opera, già. Se n'è andato? Cavolo, amico. Avevo davvero paura per la mia vita. Ero sicuro che mi avrebbe ucciso questa volta. Dico sul serio. だが Ma se se ne è uscito fuori per fare una regola del genere, non c'è alcun dubbio che ci sia qualcosa di importante nascosto nella presidenza. Ma adesso che c'è una regola, non possiamo fare nulla al riguardo. A quanto pare. Ma quegli artigli se li metta nel... sì, nel di dietro, nell'orecchio, diciamo. Deve lasciare il mio amico cespuglioso. Mhm. Le placche di metallo sono attaccate in tutte le finestre del quarto piano. Nessuna di esse si muove di 1 millimetro. つまり Come su tutto il resto dell'edificio. ああ L'uscita del quarto piano sembrerebbe essere improbabile. Come mi aspettavo. D'accordo, vediamo cosa ci dice Kyoko. Kyoko? Mi sta ignorando. あのさ Ehi, Makoto. Che Kyoko sia arrabbiata con te? Lo è, non è vero? È totalmente arrabbiata. Già, sembra di sì. どういうこと Beh, scommetto che è colpa tua, non è vero? Devi averle fatto qualcosa. Ah. Non è una bella cosa in realtà. Per cui tutti quanti hanno detto quello che dovevano dire? うん Sì, credo di sì. リアルな話 Sembrerebbe che nessuno abbia trovato degli indizi dopo tutto. Ma... Beh, possiamo andarcene. Non sono stato così depresso fin da quando la mia casa è stata bruciata fino al suolo. Qualcuno deve fare qualcosa per tirarmi su di morale. Posso dire qualcosa? どうだってな È stato perché mio padre stava fumando a letto. No, in realtà dovrei, diciamo, fare un rapporto su qualcosa. Vengo con il cecchino solo per il proteggere il cespuglioso. Va bene, Philip. Attento che poi, però, se ti vede, c'è il rischio che ti fa un'esecuzione. Voi ragazzi vi ricordate, giusto? Vi ricordate quando trovai quell'immagine sul pavimento del terzo piano l'altro giorno? もしや
Intendi quella in cui mostrava Mondo, Chihiro e Leon tutti insieme, giusto? Sì, mi ricordo. Cosa c'è riguardo adesso? Beh, ne ho trovata un'altra. E in questa foto era quasi identica alla scorsa. Un'altra? Ma questa volta quelli nella foto erano Celeste, Ifumi e Sayaka. E tutti quanti stavano ridendo. In quell'immagine la classe non aveva placche di metallo che coprivano le finestre. Per cui l'immagine di Mondo, Chihiro e Leon non era l'unica. Ne hai trovata anche una con Celesti, Fumi e Sayaka. でも Ma com'è possibile? Monokuma deve averla creata. È falsa. Ma dico solo, ma se quella immagine dovesse essere vera, allora tutti quelli che sono presenti in essa devono avere una qualche sorta di connessione nascosta qui, non pensate? Se certo, come no, orso balorso, ma non credo che resista ai proiettili, dopo tutto un pupazzo. Si fa saltare in aria da solo in realtà, Philip. Tu forse ti sei perso le prime live, però si è fatto esplodere in faccia a Mondo e poi si è ricreato. Cioè, se lo distruggi ce ne sono altre 500 trilioni di copie, probabilmente. Una verità profonda che non abbiamo ancora scoperto. Che non capiamo. Non può essere. È un falso. Ma Monokuma dice che è vera. Per cui... Anche se crediamo sia una bugia... じゃあ Allora... Ti fidi di più della parola di Monokuma che delle persone che sono morte? Ciao Kin... Ciao Shap! Come stai? Buon pomeriggio, benvenuto. Ti faccio lo shoutoutino. Ragazzi, andatemi a seguire il caro Shap. Non so se avete visto, ma in questa settimana la Nuzlocke con Shap non è il venerdì come al solito, ma la anticipiamo il mercoledì per via di alcune cose. Sarà il pomeriggio, sto giro, non la sera. Quindi attenzione. Per chi è interessato alla Nuzlocke, a sto giro la settimana è cambiata. E tra l'altro è una persona molto simpatica e si merita di essere seguita. だって È quello che stai dicendo, dopo tutto, no? No, non lo è. Sono scioccata. Hai detto a tutti di credere nei nostri amici, ma tu ti rifiuti di fare la stessa cosa. No, non ho... Ah, ok, è perché ti hanno spostato il turno. Ho capito, ho capito. Ah, ti hanno spostato il turno il mercoledì? Di nuovo? Ah, quindi dobbiamo spostarla di nuovo? Ok. Ah, ho capito. Va bene, va bene. Ah, sì, sì, va bene, facciamo la sera allora. No problema. Va benissimo. Grazie che me l'hai detto, allora correggo. La sera va benissimo. Poi magari se vuoi scrivimi pure, ti scrivo io dopo la live, così ci settiamo l'orario e almeno non facciamo confondere i ragazzi. Cosa sta succedendo a Kyoko? Perché è diventata così emotiva? Non riesco a capire perché sia così arrabbiata. Davvero? Non riesci a capire perché è arrabbiata Kyoko? Cioè, fatti due domande e datti due risposte, Makoto. Vabbè. Ma E dai, ragazzi, smettetela di discutere.
Tutta la nostra... cioè tutta la vostra buona fortuna sta scivolando via. Comunque Makoto, se ci pensi troppo, diciamo non c'è alcun modo che Monokuma non abbia potuto, diciamo, photoshoppare quell'immagine. そうだな。 Sta semplicemente cercando di confonderci. Non dovresti ascoltare nulla di quello che Monokuma ha da dire. Potresti aver ragione, però... sei ancora in conflitto? なんだ Beh, immagino che voi ragazzi dobbiate smettere di giocare in modo pulito. Byakuya! Sakura-chan best character. È molto bella Sakura. Avete tutti lo stesso sguardo sulle vostre facce. Eravate così brutti prima. Non dovreste farlo ancora più in basso. Quando vi guardo mi viene da pensare che una rana sia messa meglio, in buone maniere. Oh, scusa. Perché ti stai scusando? なんなの？ Lasciaci da soli. Tu non fai parte di ciò. そう Vero abbastanza. I vostri problemi non sono miei. Come non lo sono mai stati. Siamo entità completamente separate. Per cui, cosa sta causando questa brutta espressione nelle vostre facce non ha nulla a che fare con me. E se dovessi scoprire un indizio vitale, non mi, diciamo, complimenterei di certo a dirvelo. Cosa? Hai davvero trovato qualcosa di utile? ね Byakuya, che cosa hai trovato? まあいいだろう Beh, non mi dispiace dirvelo. Forse sforzare i vostri cervelli pigri potrebbe essere una buona cosa. みんね Ero nel bagno. E sapete che cosa so? I numeri della lotteria vincenti di oggi? Ah, si stava facendo un bagno? Grazie per essere Ob, by the way, Kin. Ma figurati, Shop. Non c'è problema. Che stia parlando di alter ego? Che gli abbia chiesto qualcosa? どうやら Forse dovremmo andarci a prendere tutti un bel bagno. ああ、 Ottima idea. Un bagno misto? よし Un bagno misto. Forse alter ego gli ha davvero detto qualcosa. Mi chiedo che cosa sia. L'unica che non c'è è Toko, tra l'altro. Ma vabbè. Andiamo a farci questo bagno misto. Tra molte virgolette, perché andiamo a parlare con alter ego. In realtà. Ah no, c'è anche Toko. Mi sembrava strano. Quando siamo entrati nella stanza, ed ecco qua Toko, l'unica che non era ancora apparsa in tutto il capitolo. Cioè, tra i sopravvissuti, ovviamente. Toko si stava sedendo sulla panchina lì da sola, e lì vicino c'era il computer. Toko, hai deciso di ascoltare quello che ha da dire alter ego anche tu? 何よ L'ho già sentito col mio padrone. Col padrone? あ Non devi continuare a ripeterlo. Comunque, che cosa ci stai facendo qui? Zitta. Smettila di... diciamo, darmi fastidio. そうだってな Fuori dai piedi, dobbiamo parlare con alter ego. それは Non posso, ho fatto una promessa al mio padrone. Una promessa? Un bagno misto. Sì, praticamente vanno al bagno misto, dicono questo quando devono andare a parlare con alter ego. Il padrone mi ha detto di aspettare qui. Ed è esattamente quello che sto facendo. Che cosa sei? Il suo cane? Se è quello che il padrone vuole, farò tutto quello che mi chiederà. ええ Ah.
Ti piace essere mistrattata? D'accordo, se davvero volete che me ne vada, significa che tutti voi... Oh no, è diventata Genocide Show. Ehi ragazzi, cosa sta succedendo? Vorremmo che tu te ne vada. D'accordo, allora inginocchiati e pregami. Prima la mega masochista e adesso una super sadista. Cioè una super sadica in realtà, non sadista, ma vabbè. Perché non c'è Byakuya? Cioè ci sono tutti tranne lui. Toko? Seriamente, te lo sto chiedendo in modo gentile. Vorremmo che ci lasciassi usare il laptop. Mi fa ridere che lo Switch sia uno starnuto. Sì, Agakure è stupidissimo. Non hai sentito quello che ho da dire? Vi ho detto di inginocchiarvi e pregare. E dai, Makoto. Fai la combo di 2. Inginocchiati e prega. Perché ti stai comportando come se non facessi parte di tutto ciò? Ero così disperato, quindi mi sono inginocchiato, ho fatto come ha detto di fare. L'unico serial killer che non ha ucciso nessuno nella serie. Sì, veramente. Per favore, ti scongiuro, ci lasceresti utilizzare il laptop? Un ultra miracoloso sentimento di felicità. Dopo tutta la rabbia che il maestro ha utilizzato per abusarmi, sto evaporando. E quindi anche tu realizzi che si tratta di abuso? Dovrebbe essere abbastanza, giusto? Allora sbrigati e lasciaci parlare con Alter Ego. D'accordo. Ok, si è spostata finalmente. Posso cecchinarla? Non credo che si lascerebbe cecchinare, anche perché è una serial killer. Per cui credo che abbia abbastanza skill per, diciamo, anticiparti. Effettivamente questa cosa fa spaccare. Letteralmente un serial killer che non ha ammazzato nessuno. Sì, esatto. Se non la gente prima del gioco, di cui è ambientato il gioco, praticamente. Tutti quanti, sull'attenti. L'ho già detto a Byakuya, però... Finalmente sono stato in grado di aprire i file che erano criptati in questo computer. Scusate per tutta l'attesa. Vado di coltelli so usarli meglio. Prima non vale. Sì, esatto. Sì, effettivamente non vale prima. C'è tutta la lore dietro al caso di Genocide Show. Mi ammazza in 5 secondi. Sì, probabilmente sì, anche perché lei usa le forbici. Poi, dato che ammazza solo i maschi, tu sei proprio in pericolo, Philip, perché saresti un suo obiettivo. Pallese. Proprio come pensavo. Finalmente il tempo è giunto. Sto iniziando ad essere nervoso. Mi sento allo stesso modo. Quando ho inserito le mie mani sulla tastiera, esse hanno iniziato a tremare. Muoviti. Quella singola parola era come un coltello affilato. Per cui mi sono spostato e le ho lasciato prendere il controllo. Mi tradesto da donna, va. Porco cane, sta qua e... No, no. Tutto il contrario. Tutto il contrario, Philip. È fissata con Byakuya. Io ho iniziato a scrivere, le parole apparivano in modo così veloce che ho iniziato... che potevo a malapena leggerle. Nei bagni misti con Junko.
Junko però ci ha abbandonato prima che si aprissero i bagni misti, Shap. Lei ammazza perché le piacciono gli uomini. Non perché le stanno antipatici. Sì, esatto. Diciamo che è un po' psicopatica, Philip. Diciamo questo. Potresti dirci che cosa hai scoperto? Mhm. D'accordo. Ho analizzato i file e ho estratto tutte le informazioni utili che ho potuto trovare. Ed in particolare ho scoperto un certo piano che è stato messo in atto proprio qui. Quello di isolare gli studenti della Hopspeak Academy e creare una vita in comune fra di loro. Era quello l'obiettivo del piano. Ma questo era quello che doveva essere quando si trattava di una vita scolastica normale. Oggi ho perso la capacità di parlare in italiano, comunque. Non ti preoccupare che io non riesco a parlarlo normalmente l'italiano. E nemmeno l'inglese. Infatti non so perché faccio streaming. Ah sì, per... diciamo, allenarmi. Per riprendere in mano ciò che ho perso, le mie skill di dialogo. Gli studenti praticamente dovevano vivere il resto. Vedete? Manco l'avessi detto 2 secondi fa. Avrebbero dovuto vivere il resto delle loro vite qui. Ma è なるほど。 è esattamente la situazione in cui ci siamo trovati. Davvero impensabile, non è vero? Mhm. Ce la puoi farcela. Esatto. Ce la puoi fare, Kim. Ma io che devo dire che non sono italiano? Effettivamente è vero. Ma vabbè. Fa più ridere il fatto che io non sia italiano. Che io sia italiano e che non lo sappia parlare, però. Vabbè. Tu sei più forte. Sì, infatti. Filippo è bravissimo. E quello che c'ha di più. È quello che ha avuto questo piano è nessun altro che gli amministratori della Hopspeak. Aspetta, quindi vuoi dire che la ragione per la quale siamo imprigionati qui è... non è stato il lavoro di uno psicopatico o un'organizzazione criminale o qualunque altra cosa? È stata la scuola stessa? Ma non ha alcun senso, perché mai dovrebbero farlo? ちょっと Non credo che Alter Ego abbia finito. Forse dovremmo prima ascoltare il resto. Beh, sembra che la ragione per cui è stato fatto questo piano è quello che è successo un anno fa. Ah sì, ne avevano parlato durante il capitolo 2, se vi ricordate. Ne avevano trovato un articolo in biblioteca, però era abbastanza non molto dettagliato. Ed è stato così che avevano descritto questo evento. L'avevano descritto come il più grande e perfido e più tragico evento nella storia umana. Che cosa significa? Già, tipo di nome per qualcosa? Altro conosciuto come la tragedia, che appare come una qualcosa di devastante, perché la tragedia, per colpa di quella tragedia, l'Hopspeak Academy è praticamente stata forzata a chiudere. なるほどね Capisco. Le cose iniziano finalmente ad aver senso. Il che significa che un anno fa questa tragedia ha avuto luogo. E qualunque cosa sia, ha forzato la Hopspeak Academy alla chiusura. Da qui in poi hanno ucciso. Vabbè. Quello è stato un altro tipo di gioco, vabbè.
hanno deciso di utilizzare la scuola come, diciamo, palco di... come luogo per tenerci qui praticamente. Bevo un po' d'acqua per... è passata un'oretta. Hanno pianificato di sequestrare gli studenti qui e farli in modo di vivere il resto delle loro vite al suo interno. あのさ Ma perché mai gli amministratori della Hopspeak avrebbero dovuto, diciamo, rinchiuderci qui in questo modo? おい E che cos'è questo tragico evento che è accaduto? In un attimo Kyoko ha fatto queste domande al computer e le risposte che abbiamo ricevuto erano: scusate, non ne ho idea. Se quell'informazione fosse stata presente nel computer, beh, ormai è sparita. Sono totalmente inutile. Mi dispiace. E questo è stato tutto quello che ci ha detto. E allora è davvero la fine? Resteremo qui con metà della risposta? Solo questo? ええ Sembrerebbe di sì. Davvero deludente. Ah, aspettate. C'è un'ultima cosa che ho dimenticato di menzionare. E credo che sia importante. Credo che abbia a che fare con il Mastermind. Il Mastermind? Le dita di Kyoko hanno iniziato a muoversi il più veloce di poco fa, praticamente. Hai scoperto l'identità del Mastermind? No, ancora non la conosco. Però ho trovato un indizio, credo. Uno che porta allo staff dell'Hopspeak. E colui che ha finalizzato il piano di isolarvi. Si tratta del preside della Hopspeak. Per cui la stessa persona è molto probabile che sia il mastermind che abbia pianificato tutto questo. E a giudicare dai file è un uomo nei suoi fine dei 30 anni. Possibilmente credo che sia ancora presente in questa scuola. 学園長 Il preside qui a scuola? よし E allora deve essere lui il mastermind. Voglio dire, Monokuma si è sempre autoproclamato il preside dopo tutto, giusto? もしや Il che rende il vero preside ancora più sospetto. リアルな話 Ma se volessimo rompere la porta di questa stanza, saremmo morti, giusto? Per cui che cosa dovremmo fare? 私は Troverò un modo. 私は Non importa come. Troverò il mastermind. 必ず A qualunque costo. あのさ Kyoko? Che cosa succede? 私は Non posso spiegarvi il perché. Solo che devo trovarlo. Lei deve trovarlo? Kyoko, che cosa succede? Perché quando ho sentito parlare del mastermind, la sua... cioè del preside, la sua reazione è stata così... quasi violenta? じゃあ Cioè, scusate, mi sono confuse. Forse anche prima ho detto mastermind, vero? Volevo dire preside. Dovremmo vedere se Alter Ego ha ancora altre informazioni. Dopo aver provato a riottenere la sua, diciamo, composure, come cacchio si dice in italiano? Oddio, cioè non è composto. Cioè sì, tradotto letteralmente è composto, però c'è una parola specifica che si dice per dire tornare in avanguardia, ma non è in avanguardia, vabbè, diciamo in avanguardia. Ha iniziato a scrivere di nuovo.
Hai imparato qualcos'altro? Mi spiace, questo è tutto quello che ho trovato. Tutte le altre informazioni su questo computer sembrerebbero essere vecchie. Per cui è tutto quello che posso fare da qui. Mi dispiace. Dico davvero. Per cui è davvero finita adesso. ね Aspetta, Alter Ego sembrerebbe avere di più da dire. Beh, in realtà è su un argomento diverso, però mi stavo chiedendo qualcosa. Vedo Celeste, Ifumi e Taka da ieri. Beh, un grosso silenzio ha attraversato l'intera stanza. L'unico suono che si sentiva erano i tasti che Kyoko stava premendo. Sono tutti morti. Cosa? Capisco. Ero al corrente di questa possibilità, però è davvero successo. Mi dispiace. Non c'è alcun motivo per farmi deprimere per queste cose, o non c'è nulla che possa fare a riguardo. とにかく Vabbè, però immagino che sia così. Immagino che sia così. Una semplice frase che aveva al suo interno un parecchio significato. Stava scrivendo nuovamente. Hai fatto bene il tuo lavoro, ti ringrazio. Fatto? Immagino di sì. hm? D'accordo, allora credo che mi farò un piccolo riposo. Sono stanco. Addio tutti quanti. A più tardi. E con esso il laptop è entrato in modalità riposo. そうか。 Quindi Alter Ego ha fatto tutto quello che poteva. ええ Non abbiamo più bisogno di parlargli poi più di tanto da ora in poi. Ma mi dispiace tanto per lui. ゲーだよ。 Ti dispiace? Ma è solo un programma per PC, giusto? それは Lo so, ma tutto quello che ha fatto l'ha fatto comunque per noi. Lo sai? No, mi è morto il controller. Ok, mi è tornato in vita. Voglio dire, sì, lo so, però è quello che è stato per cui è stato programmato il programma, dopo tutto. Non devi dire hai fatto un ottimo lavoro ogni volta che lo spegni, giusto? うん Beh, no. Ma quando abbiamo parlato con Alter Ego, beh, immagino che non abbiamo potuto fare altro modo. Ma lo so che cosa vuoi dire. Mi sento allo stesso maniera. おいおい。 E dai, è solo un programma. Vuoi dire che non sapete riconoscere la differenza tra un programma e un amico, giusto? Ma quale sarebbe la differenza tra noi e quel programma in realtà? Eh? Mi sono iniziato a chiedere quanto fosse diversa una persona e un'IA. Alter Ego non è umana, lo so, è un programma che è presente su un computer, ma allo stesso tempo non riesco a pensarlo come nostro amico, praticamente. Già, non è così diverso da noi, è ancora nostro amico. うん。 Credo di capire questo da dove provenga. Beh, allora non c'è alcun problema di chiamarlo amico. Dopotutto, più amici abbiamo meglio è, giusto? どうだってな。 Controlla questo. No! Come il software si è chiuso a causa di un errore? In che senso? No! No! Devo rifarmi tutto il capitolo 4.
Non ho salvato. Sono alla fine del capitolo 3. Continua. Aspetta, chapter select. Veramente. È la maledizione dell'amicizia. Vedo se c'è un modo per skippare. Perché... effettivamente... non so se c'è un modo per andare veloci. Aspettate. Control. Reaction mode. Ah, skip test. Ok. Vabbè. Mi sa che questo VOD lo dovrò tagliare e dividere in due. Per quando lo ricaricherò su YouTube, mannaggia. Che cavolo. Mio Dio. Mannaggia a me. Non mi era mai successo. Perché cazzo è crashato? Boh. Ah, qua del panino che gli viene sottratto dal coso. Vabbè. Non credo che in realtà ci metteremo molto a riesplorare tutto. Capitolo 4. All Star Apologies. Però non mi ricordo dove siamo arrivati adesso. Mi servirà una vostra mano, non mi ricordo l'ultima frase. Mi pare fosse Agakure che stesse parlando, vero? Adesso facciamo dei soft save, non me ne frega un cazzo. Scusate per il francesismo, ma... mannaggia a me. Facciamo sti soft save, per favore, che vorrei evitare di rifare tutto da capo. Allora. Qua. Ci dobbiamo rifare l'intero capitolo perché mi è crashato il soft. Vabbè. Scusate, anche il singhiozzo, vabbè. Giusto per arricchire il tutto. Ma in realtà posso teletrasportarmi, vero? Posso teletrasportarmi al quarto piano? No. Al terzo però sì. Allora andiamo al terzo. Ma come? Sì. Dobbiamo rifare tutto perché non ho salvato. Un'ora e mezza di live dobbiamo rifare. Nei bagni non c'era niente. Vado in bagno e torno, scopro che sei crashato. Non sono crashato io, Filippo. È crashato il gioco, diverso. La presidenza è chiusa. Ok. Ok, qua è chiuso. Facciamo tutto. Sempre un crash. Ha fatto riderissimo, però. A me un po' meno, Felix. A dir la verità. Sì, esatto. Adesso vado un po' più spedito e con le stanze in maniera diversa. Quelle più vicine le faccio qui. Cioè le faccio in base a come sono vicine, non vado a cosa mi ispira e cosa no. Monokuma, vatte a fanculo, per favore, grazie. Per una volta che non sei tu adesso sei tu la vittima. Succede. Il destino ha voluto così. Rianalizzo tutto, mi prendo i coin e via. Che devo dirvi? No, questo l'ho già parlato, mannaggia. Qua? Ok. Boh, intanto che facciamo qua e torniamo al punto giusto. Che state facendo voi invece di bello? State guardando la live del tutto o state facendo altro nel frattempo? Parliamo un pochettino almeno. Così non vi annoio magari a rifare le stesse cose che abbiamo fatto poco fa. Giustamente, scusatemi, non avevo proprio concepito la cosa. Non mi è mai successo che mi crashasse un gioco sulla Switch, ve lo dico.
Solitamente. Prima di oggi non mi è mai successo. Ok. Mi pare che abbiamo preso tutto in questa stanza. Allora, poi abbiamo il laboratorio di chimica che sta qua. Nei bagni non c'era niente. Ok. Io ti ascolto mentre faccio il nulla cosmico. Ah, ho capito, ho capito. Qua se non sbaglio non c'era proprio nulla, per cui erano il monitor, la telecamera e lo scaffale, se non sbaglio. Sakura e Oi. Io ascolto mentre gioco. Che giochi di bello, Philip? Ok, no, sì, stavo dicendo Celeste in realtà, non è Celeste, è Sakura. Voilà. Usciamo. Facciamo prima le aule. Ok. E poi facciamo il resto. Il coso di musica. L'aula musica. Qua non mi ricordo se c'erano coin o meno. Sì, uno qua. Sull'orologio non c'era niente. Se non ricordo male. Ok. Poi, cioè, no, questa è la B, questa era la A. Abbiamo quasi riesplorato tutto, eh. Qua c'era Gakure, il nostro Yasuhiro. Vediamo cosa c'era. Il coin. Era sullo schermo, mi sa. Vero? Sì, ok. 101. Abbiamo ripreso tutto. Quasi. Adesso, dopo aver esplorato anche l'aula musica e questa stanza che è bloccata, possiamo tornare giù. Ok. Voilà. Cioè, mio Dio. Che cazzo di sfiga. No, non voglio uscire. Ok. Mannaggia a me. Ok, abbiamo il piano qua che si è impianificato. Impiantato sul terreno. Parliamo alla Karakyoko che ci odierà nuovamente adesso. In tempo zero praticamente ci odia. Ok, rivediamo la scena di Sakura e Monokuma. Non credo che ce ne sia nuovamente. Era no, perché non possiamo dirglielo. Ok. Siamo tornati alla Dining Hall. Dopo la Dining Hall, se non sbaglio, c'era solo il dover parlare con loro quattro e dovevamo andare da Alter, se non ricordo male. Però intanto facciamo un altro quick save perché a sto punto non me lo rifaccio un'altra volta. Per quanto mi piaccia Danganronpa, preferirei fare le cose una volta, non 600. Diciamo questo. L'altro salvataggio lo facciamo prima di parlare ad Alter. Ok. Vai via, Monokuma, grazie. Guardiamo a Kyoko. Vabbè. Adesso arriva Byakuya in teoria. A breve. Sì, dovrebbe arrivare Byakuya tra poco. Dovremmo aver quasi fatto, se ricordo bene. Ok. Che cazzo di sfiga. Andiamo ai bagni che si trovano qui.
Toko. Speedrun. Praticamente sì. Meno male che c'è il tasto per speedrunnare, perché se no, se dovesse succedere una cosa del genere, almeno sappiamo di non perdere troppo. Parliamo con Genocider Show. Ok, adesso si è levata dal cazzo e parliamo con Alter Ego. Dovremmo aver quasi fatto, in teoria. Sentire tutti questi suoni di fila fa abbastanza ridere, però effettivamente spezza troppo l'atmosfera. Ok. Non dovrebbe esserci nient'altro. Ok. Con Alter Ego abbiamo finito. Ok. Dovremmo aver quasi fatto. Non mi ricordo però il dialogo preciso. In caso se vi ricordate mi sarebbe utile. Ok. Ok. Sì, questo forse l'avevamo già letto. Meglio è. Forse questo non l'abbiamo letto, vero? Correggetemi se sbaglio. Check this out, friendship has no survival value. Instead it gives the value to survival. Mi pare che non l'avessimo fatta sta parte qua. Controlla questo. L'amicizia non ha valore nella sopravvivenza. Al contrario, aiuta a sopravvivere. Comunque... No, non dire comunque ciò. Era una cosa totalmente figa e intelligente da dire. Non ne dicevo una da non ricordo quando. No, comunque questa parte mi sembra che non l'abbiamo fatta. Comunque non c'è nulla più che Alter Ego possa fare per aiutarci. Dopo questo il suo ruolo, diciamo, è finito. Mi sbaglio? No, però... E francamente mi chiedo come decidi chi è e chi non è tuo amico. Davvero intendi ciò? 待て Questa storia sta cambiando direzione. Dovremmo un attimo vedere cosa ha da dire Alter Ego. Già, buona idea. Cosa stava pensando lo staff della Upspeak Academy? Perché dovrebbero farci uccidere a vicenda? Alter Ego ha detto che tutto questo è accaduto un anno fa. Sì, ha detto che c'è stato il più grande e tremendo e disperato evento della storia dell'umanità, giusto? Beh, deve essere stato un grande incidente, qualunque esso sia. Ma... è davvero accaduto un anno fa? Boh, presumibilmente sì, Makoto. Non lo so, dimmelo tu. Cioè, in realtà non lo sa neanche lui, però vabbè, avete capito. Non riesco a ricordare nient'altro di quello che è successo, essere onesti. E voi, ragazzi? Beh, non ho guardato molti canali di news, però... すまない Scusa, non mi viene nulla in mente. L'evento però ha portato alla chiusura dell'Opspeak Academy. Se non altro, deve avere qualche sorta di connessione a questa scuola. Forse tutti gli studenti sono stati uccisi o qualcosa del genere. されど Beh, quel genere di catastrofe
sarebbe dovuta essere presente nelle news. Almeno uno di noi dovrebbe ricordarsene. ひょっとして Allora forse l'hanno insabbiato. Questo spiegherebbe perché nessuno di noi sapeva del fatto che la scuola avesse chiuso. なるほど。 Mm. Avrebbe senso insabbiare qualcosa del genere. Suppongo che non sia così impossibile. なんなんだべ。 Ma cosa c'è di sbagliato nel nostro governo? Paghiamo le tasse e poi insabbiano roba in quel modo. とにかく Forse, ma adesso si è aperta una strada in fronte a noi. それは Dobbiamo scoprire, cioè dobbiamo trovare il preside dell'Opspeak Academy. そう Dobbiamo trovarlo. E farci dire tutto quanto. 必ず Finché riusciremo a provarlo, penso che... Kyoko, quando ha detto preside, mi è apparso di nuovo quel sentimento. だが Preside. Ma anche se ma anche quel problema non è così facile da risolvere. うん Già, hai ragione. じゃあ Beh, il nostro lavoro qui è finito, per cui per ora dovremmo andarcene da qui. Effettivamente io però dovrei mettermi qua per leggere meglio. Scusatemi. Così dovrebbe essere a posto. Sì, decisamente meglio. Oh già, buona idea. うん Bene, allora... いい È tornata Toko. È davvero così polveroso qui. Aspetta, intendo... うん Oh no, non aspetterò più. うんうん Non sto facendo da guardia. Il che significa che Byakuya si arrabbierà così tanto. D'accordo. Evitiamo di farci coinvolgere più di così. うん。 Ottima idea. Ma come abbiamo abbandonato la dressing room, qualcuno ci stava aspettando. ドキドキ Il mio cuore sta battendo così forte. 怒ったぞ Sta battendo di rabbia! Non sei ancora arrabbiato per la cosa di spaccare la porta e entrare nella sala della presidenza, giusto? ブブー No, quel piccolo problema non mi interessa neanche più. Sono solo un pochettino geloso del fatto che vi stiate facendo un bagno misto indecente, ma anche quello in realtà non è così tanto importante. うん Si sta costruendo. Lo sento. 怒ってるんだよ La mia testa sta bollendo di rabbia. 頼むべ。 Non essere così arrabbiato, ti prego. Lasciami centrare il tuo chakra. プンプン In queste mura c'è il tuo cervello, d'accordo? Quando farai qualcosa a me, io te lo rifarò indietro. Un occhio per occhio e una zanna per una zanna. Che cosa intende? Una zanna per una zanna? Fate attenzione! Quello ha cantato un incantesimo della devastazione! No, è solo una diceria. うん。 Oh, capisco. Ma di che cosa sta parlando? Oddio, eh. Spero che non abbia scoperto che cosa c'è nella sauna, perché se no siamo fottuti. Anche perché in realtà non mi viene in mente un altro motivo per il quale si possa essere arrabbiato, a essere onesto. Voi che ne dite? Ah, si è fatta notte. 校内放送ですただい Ok. まより夜時間になります È finito il primo giorno del capitolo 4. 食堂はドアをロックされ
Vabbè che il primo giorno in realtà dura sempre tantissimo perché dobbiamo esplorare, c'è sempre qualcosa da fare. L'unico problema è che poi in realtà mi sono dovuto protrarre per non so quanto, forse 8-10 minuti. Per cui questa è la notte. Non credo, Philip, sai? Anche perché se non sbaglio è uscito dopo FNAF. Ma poi anche se fosse, cioè, credo che farebbero un sound diverso gli sviluppatori del gioco. ね Ma... cosa volete fare tutti quanti? Adesso. Celeste era l'unica che aveva suggerito la nostra regola notturna, ma ora che non c'è più... Beh, penso che sia meglio evitare di uscire fuori la notte. Lo so, ma... diciamo mi renderà un po' più tranquilla. Concordo. そうね Molto bene, allora. In quel caso, tempo di andare a nanna. Quella di FNAF era più lunga, e allora sono due sound diversi, mi sa, Filippo. Se l'hanno allungato, sono diversi per forza. Poi vabbè, una campana, che suono dovrebbe fare alla fin fine, cioè... Ok, tutti quanti sono tornati nella loro stanza. Monokuma mi ha lasciato un'ansia per il resto della notte. Chissà che cosa vorranno significare quelle sue parole. Una volta che sono tornato nella mia stanza, ero perso nei miei pensieri. Quello che avevamo imparato da Alter Ego continuava a girare e girare nella mia testa, come se fossi una bambola. No. Gli amministratori della Owlspeak Academy avevano pianificato tutto questo. L'avevano fatto per la tragedia che era accaduta un anno prima. Apparentemente il preside è quello che c'è dietro tutto, il mastermind. Tutti questi misteri mi stanno facendo preoccupare. Ma proverò a, diciamo, svelarli uno dopo l'altro. Sono sicuro che la strada sarà molto lunga e ardua, ma non credo di avere altra scelta. Eccoci qua nel teatrino di Monokuma. Parliamo un pochettino di com'ero una volta quando ero un piccolo orso. All'inizio ero una perdita totale. Non avevo la minima idea di come sarei diventato. Una signorina nel nostro supporto tecnico ha suggerito di essere un gamberetto. Ed era come... oh, la compagnia... cioè, l'azienda proverà a vendere questo cioè, per forever, vabbè. Per sempre. È davvero un'offerta incredibile. Ma non appena ha spifferato fuori tutti i dettagli, si è rivelato che non era proprio come sperava, ma diciamo un popcorn di gamberi. Era totalmente minuscolo. Era la mascotte più piccola del mondo. Mi piace mangiare i gamberetti, ma non voglio diventarne uno io stesso. E per di più... potrebbe calpestarmi. E allora la signorina ha iniziato a ridermi in faccia. Era come se stesse per dire: oh mio Dio, Nutella, mi hai fatto prendere un colpo. Mannaggia. Bevo un po' di acqua. Ciao Nutella, come stai? Buon pomeriggio, benvenuto.
Pensi che potremmo fare una tigre con il nostro budget? Per cui ho deciso di diventare un orso. モノクマ誕生秘話でした。 E questo era il segreto dell'origine della storia di Monokuma. Ah, quindi originariamente doveva essere una tigre. Però poi sta tizia del Dipartimento di Tecnologia ha detto: no, devi essere un gamberetto. E ha detto: ma vaffanculo. E poi è diventato un orso. Tutto bene, ho tanta voglia di sushi, ti capisco. Sei arrivato al giorno 2 del capitolo 4, praticamente, お Nutella. 前ら、おはようございます。さて、今日も張り切っていきましょう。 Tempo di andare. Prima di tutto devo andare nella dining hall. Ah no, ok, non abbiamo ancora free time. Allora facciamo un salvataggio perché mi sembra più che appropriato, dato che è successo quel che è successo prima. Non trovate? Perfetto. Lasciamo l'area. La dining hall è qua. Madonna, ho un singhiozzo incredibile. Meno male che non lo state sentendo però. Ah, al posto di Kyoko c'è Toko. Adesso. Interessante. Come sono entrato nella dining hall, la prima cosa che ho visto è stata lei. Perché mi stai guardando? Oh, Toko. 何よ。 Pensi che i tuoi occhi possano marcire semplicemente guardandomi? 何なのよ。 Tieni, scendi a Pompei, andiamo al sushi. Perché tu abiti a Pompei, Nutella? D'accordo, allora non guardarmi. Semplicemente credo che sia sorpreso di vederti al primo incontro per la colazione. Questo è tutto. Ah, abiti lì vicino. Vediamo, vediamo. Ci penserò su. Già, è da un bel po' di tempo che non venivi qui. ね Sì, che cos'è che ti ha fatto cambiare idea? え。うん。 Byakuya ha detto che gli piacciono le ragazze con un po' di carne nelle loro ossa, per cui inizierò a mangiare. Forzerò il mio stomaco fino all'ultima goccia. Mi rifiuto di perdere. 朝日奈よ Non credo che lo farei se fossi in te. Poi Pompei è pieno di ristoranti di sushi. Ah, non lo sapevo. Non ci sono mai stato io a Pompei. Ma che cazzo? Te l'ho detto, Philip, che è fissata con Byakuya Toko. Beh, oltre a quello vedo che Kyoko non è qui. そうだな。 Oh già, ha detto che verrà più tardi. Più tardi? だべ。 Già, dopo che te ne sarai andato. Ah, non sta nemmeno provando più a nasconderlo. もう Lo so che avrei detto che... Aspetta. Lo so. No, aspetta. Ho detto che vorrei che mostrassi un po' più di... Come si dice? Backbone. Oddio. Mettiamo fegato, ma... Non dovevi mostrarne così tanto. ちょっと Sei sporco, Makoto, sporco, il presidente sporco di Sporcolandia. Non capisco. 最低。 Cioè, non capisci. Sei il tipo di persona che... Aspetta. Prende le scale 3 volte per... Ah. No, ok, ho capito. Sei il tipo di persona che prende le scale e ama fare 3 passi alla volta, non è vero? Ti sto dicendo che non è così. 何なのよ。 Vedi di stare zitta, Ina.
Stai rovinando la mattina con la tua sporca bocca. Sporca io? Non lasciarmelo ripetere. Non sono sporca. Non c'è alcun motivo di negarlo. Vediamo tutti quanti quanto sei disgustosa. Stai zitta. Vabbè, Toko. Ma poverina. Poveraina, letteralmente. Non dire cose zozze come quella. Toko è veramente incredibile. Da molti punti di vista. Vorresti che la smettessi, non è vero? Le tue dolci mani. È impazzita, ragazzi. Quasi quasi era meglio Genocide Show. A momenti. Cioè, ha smesso i fumi. Giustamente non c'è più i fumi. Chi cazzo lo diamo il ruolo da pervi a Toko, giustamente. Per cui preferisci avere il tuo come occhio nero quello destro o quello sinistro? Va bene, Sakura. Vabbè, lasciamo Toko da sola. Si pentirà di tutta la sua frustrazione. Comunque tu e Toko... cioè, sì. Mannaggia, tutti con Oko finiscono. Tu e Kyoko dovete fare pace, sai? Già, lo so. Voglio dire, dopo tutto vorrei che le cose siano un po' migliori, ma non ho avuto più la chance di parlarne dopo quello che ho visto. Prima di tutto devo parlarne con Sakura a riguardo. Parliamo con Sakura. Sakura? Cosa c'è? Hai un po' di tempo libero più tardi? Speravo di poterti parlare. Ora che Kyoko ti ha rifiutato, stai provando a vincere il cuore di Sakura? Sei in calore, Makoto? Sta in guardia, Makoto. Cioè, sta in guardia Sakura. Sì, Makoto, vabbè, mi sono confuso. Diciamo che quel reset di prima mi ha fatto male. Makoto si è trasformato in una bestia selvaggia. Il primo ministro delle bestie selvagge di Bestiopia. Ma perché sta succedendo a me? Il nostro dialogo può aspettare fino a domani? Dovrei fare un paio di cose oggi. Per qualche ragione mi sento un po' giù in questi ultimi giorni. Tutto a posto? Sei ammalata? Sei ferita? Voglio usare Vus per dare una lezione a quella piatta pazza. Vabbè, Nutella. Io mi rifiuto di leggere le battute di Toko perché più che altro sono veramente troppo pervi. Grazie per avermi spaccato le orecchie, Stre. E bentornato o... effettivamente. No, nulla di serio. Ho giusto un paio di dolori minimi. Che sia per... mi sa per il combattimento. Deve essere per causa di quel combattimento. Beh, se nemmeno Sakura è riuscita a tenere testa a Monokuma. Ma usiamo tutti lo stesso audio? No, solitamente ce ne sono anche altri, però. Beh, sembrerebbe essere brutto. Dovresti riposarti un po'. Sei sicura che vada tutto bene? Sono sicura che un frullato di proteine e un po' di riposo mi faranno tornare in piedi. Break time. Va bene, Stre, grazie mille. Lo facciamo subito.
Tanto prima mi sgranchisco un po'. E apro la bottiglia. E bevo. Voilà, fatto. Grazie. Un frullato per curare le ferite di un orso, veramente. È vero, le proteine sono buone. Fanno un sacco di cose. Oi, oi. Ah, io ti sei rotto tutte le ossa. Io sono abbastanza snodabile, considera Philip. Vari allenamenti mi hanno portato ciò. Non a livelli estremi, ma un po' di cose le riesco a scrocchiare. Voi ragazze, sempre così di proteine. Sembra quasi che sia il vostro dio o qualcosa del genere. よし Makoto, non so di che cosa tu debba parlare con Sakura, però può aspettare fino a domani. Adesso è tutta dolorante. Già, ho capito. すまない。 Mi dispiace. だべ Beh, per ora mangiamo. Mangiare? Sono un po' nervosa. Vabbè che io riesco a mettermi il piede dietro al collo, fai te. Questo non ci ho mai provato, effettivamente. Eh? Come? 何よ Perché io non mangio solitamente di fronte ad altre persone. Fin da quando ero bambina ho sempre mangiato da sola. どういうことだべ Che cosa riguarda la tua famiglia? Oh, beh, vivevo con mio padre, mia madre e mia madre. Tu hai 2 mamme? È solo come le cose sono così. Maronna, Toko, mangia e stette zitta. È davvero un problema serio. あ Mhm. Lasciala stare. Le stai chiedendo davvero troppo di mischiarsi più di quanto ne sia adesso. Sei a piedi in un bosco oscuro. Cosa scegli? Un sentiero con un uomo o il sentiero con un orso? Allora, considerando che l'orso mi ammazza, sceglierei il sentiero con un uomo. Io con l'orso non sopravvivo, sinceramente. Vabbè che in realtà non sopravvivrei manco con un uomo se quest'uomo dovesse essere armato. Però non l'hai specificato, per cui vado sul sicuro. E se presumibilmente non dovesse essere armato, forse c'è qualche chance di sopravvivere. Lo sai che molte donne scelgono l'orso? Perché secondo me non pensano bene a fondo alla domanda, in realtà. Poi dipende anche dal tipo di uomo che ti esce fuori. Perché se ti esce un ex criminale di guerra o robe, posso ancora capire la scelta dell'orso se magari riesci a scappare veloce e poi non ti trova più. Ma... cioè sono casi su casi, diciamo, molto estremi. Come osis parla... cioè parlarmi così con quella disgustosa bocca che ti ritrovi? Smettila di dire robe del genere. Comunque, vado avanti e mangio. Se non lo farò, Kyoko non si mostrerà mai. Situazione davvero miserabile, amico. Hanno paura di uomo nel buio che le potrebbe fare... cioè, è una paura abbastanza fondata in realtà, però... diciamo è sempre meglio non fare di tutta l'erba un fascio. Perché ci sono situazioni e situazioni. Aspettate, adesso devo tornare un attimo in mood. Sì, era una domanda di uno studio sociale. Ah, era proprio di uno studio sociale questa domanda. Perché mi ricordo che c'era che era girata un po' di tempo fa questa roba, però non mi sono mai informato più di tanto perché credevo fosse tipo un trend barra meme. Non pensavo fosse di uno studio sociale. Io solitamente non giro tanto sui social, quel periodo non giravo tanto.
Beh, ho fatto colazione e come ho finito me ne sono tornato nella mia stanza. Qualcosa mi dice che in questo capitolo non possiamo parlare con Kyoko. Mannaggia la miseria, Makoto. Non possiamo fare il free time event con Kyoko. Ok. Sono sollevato. Tanto adesso dovrebbe esserci il free time. Sì. Salviamo, mi raccomando. Adesso a ogni cazzo di punto salvo perché non voglio che mi crashi di nuovo il gioco e rifarmi l'intero capitolo da capo. Sì, perché per chi se lo fosse perso, prima mi è crashato il gioco e dobbiamo rifare da capo. Caparezza è vivo? Sì, è vivo. Agakure, il caro Yasuhiro. Vi faccio vedere gli studenti che abbiamo in vita. Io però diciamo che fra quelli in vita vorrei approfondire il legame con... In realtà non lo so, in realtà con Kyoko, perché lei potrebbe avere qualche skill utile. Serve per la forza di Switch 2. Ma anche no, Nutella, non ce li ho i soldi per Switch 2. A dire la verità. Aspettate, Probabilmente è perché non ho fatto l'aggiornamento che mi è crashato. Abbiamo come personaggio in vita Byakuya, Yasuhiro che lo abbiamo a 3, Aoi che non l'abbiamo iniziata, Toko, Sakura e Kyoko mi sa che non possiamo interagirci. Bene, nessuna waifu conta se c'è caparezza. Ok. Però considera che mi pare che siano al massimo 4-5 i personaggi, cioè i dialoghi che si possono avere nei free time event. Non se ne possono avere più di tanti. Stai superando Ronnie. Ronnie, se non sbaglio, era ferma al Deadly Life del capitolo 3. Per cui mi sa che l'abbiamo già superata. Noi siamo al daily del capitolo 4. Doveva fare il trial di Celeste, se non sbaglio. Voilà. Prendiamoci gli oggettini. Vediamo se ci esce qualcosa di buono. Ragazzi, scrivetemi in chat un paio di personaggi con cui volete fare i free time event. O volete solo Caparezza, ovvero il caro Agakure. Ok. Vediamo se ci esce qualche oggetto utile. Lucky! Yay! Siamo stati fortunati. Lo sai che io scelgo il vero uomo della mia vita? Cioè, a parte che in realtà i maschi che possiamo scegliere ormai sono Agakure e Byakuya. Cioè, Yasuhiro e Byakuya. Gli altri sono morti tutti. Perché Makoto è un maschio, per cui... Ho trovato l'anello di Celeste che avrei voluto approfondire come rapporto, ma c'è morto. E Yasuhiro è il cespuglio, Philip. Però d'accordo, considerando che non credo che Kyoko mi voglia parlare, credo che andremo da Yasuhiro. Magari ci facciamo anche il primo livello del rapporto con Aoi. Subito dopo Yasuhiro. Lo so, ma lo chiamo così. Ah, ok. Pensavo non ti ricordassi il nome. La sciabola, che figa. Una figata. Quanti oggettoni che abbiamo trovato. Una frusta? Cioè, quella era per Celeste, palese, la frusta, dai. Manichino. Poi, cos'altro abbiamo trovato? Degli occhiali. Ok.
Abbiamo finito i coin. Vediamo cosa si può fare adesso. Non è un peccato che hanno bruciato un personaggio bello come Celeste con la sua condanna. Ok, effettivamente. Allora, guardiamo. Io considero che all'inizio, prima dell'anime, credevo che fosse una dei sopravvissuti Celeste. E invece quando l'ho visto, ho scoperto che era la colpevole del capitolo 3, ci sono rimasto male. Perché mi piaceva come personaggio quando vidi l'anime ai tempi. Quindi andiamo da Yasuhiro. Giusto per curiosità voglio vedere se posso parlare però con con Kyoko. Anche se non so dove si trovi. Non ho idea di dove si trovi Kyoko, però... È solo per vedere se posso parlarne in questo capitolo. Ah, eccola. Vediamo se ci dice qua di andarcene via. O ci ignora. Sono occupata, non ho tempo da perdere. Ah no, ok, sì. Immaginavo che non volesse parlarci, per cui... Non possiamo, mi sa, interagirci in sto capitolo con Kyoko. Peccato. Hai bisogno di qualcosa, Makoto? Beh, spero che non sia la mia vita. Non uccidermi. Ti prego, proteggimi, Makoto. Uccidi qualcuno. Se devi uccidere qualcuno, fallo, ma non uccidere me. Dovrei spendere del tempo con Yasuhiro? Sì. Invece ci teniamo ancora la tettona scema e beh, nessuno può uccidere Sakura. Esatto. Ok, siamo diventati più vicini. Diamogli un regalo. Che regalo diamo a Yasuhiro, ragazzi? Vi faccio vedere cosa abbiamo. Datemi consiglio, voi fan di Yasuhiro. Voi fan di Yasuhiro, datemi consigli su che regalo fargli. Vediamo se azzecchiamo. Scorsa volta, se non sbaglio, gli era piaciuto il cibo. Il cibo. Aspetta, allora torniamo sul cibo. Wait. Un attimo. Patatine non ne abbiamo. Abbiamo il Sonic Cup Noodle, il Royal Curry e la razione come cibo. O anche l'Overflow in Lunchbox. Ditemi voi cosa gli possiamo dare come specifico cibo. Dai, dai. La scelta ricade su di voi, ragazzi. Io andrei sul noodle. Sui noodle, sinceramente. Però non ne sono completamente convinto. Voi che dite? Gli diamo i noodles? O il ramen? Oddio, difficile. Forse uno noodle. Dai, proviamo i noodle. Vediamo se va bene. Incredibile. Abbiamo azzeccato, Nutella. Wow, ho sempre voluto uno di questi. Mio Dio, mio Buddha, mio Makoto. Non dimenticherò mai quello che hai fatto per me. Ho l'impressione che gli sia piaciuto. Beh, è un'ottima cosa. Ehi, Makoto. Sei familiare con il Kamata? È un piccolo sobborgo di Tokyo, giusto? Già, ne ho sentito parlare. Che cosa c'è a riguardo? Beh, non dirlo a nessuno, però appaiono lì. Eh? Che cosa? Gli Umas. Gli Umas penso che siano... Oddio. Che cazzo sono gli Umas? Le navi? Le navicelle? Beh, sicuro poraccio com'è si prende il cibo del combini che sta a pochissimo. Sì, veramente. Turman non ho idea di cosa siano.
Credo che siano le navicelle spaziali. Gli UMAS. Voi ne avete idea, ragazzi? Controlliamo. Vediamo un attimo cosa... UMAS. Vediamo cosa sono. Azienda di tecnologia meccanica di persone. No, aspetta, devo scrivere però questi maiuscoli. UMAS. Cosa sono? Cosa sono? Secondo me sono navicelle spaziali. Perché i criptidi e i Turman non ho idea di che cosa siano. Vediamo se ho ragione. Intendi le navicelle spaziali? No. Ok, non sono. Ah, si riferisce ai cavalli. Ma può anche essere... Ah sì, Yuma, cioè Uma so che vuol dire cavallo in giapponese in realtà. Ma può anche essere utilizzato in altri contesti, come ad esempio per indicare uno stile artistico, età Uma, o un videogioco di successo, Uma Musume Pretty Derby. No, in realtà credo che videogioco di successo non sia tanto per un videogioco di successo che noi avevamo chiamato Uma Musume Pretty Derby, ma perché Uma Musume dovrebbe essere proprio la ragazza di cavallo. No. Animal version of that. Oddio, devo vedere cosa sono i cryptid e i Turman allora. Però sì, ci hai preso a quanto pare. Eh sì, vuol dire quello Nutella, una Musume credo, Cryptid. Me le traduco un attimo perché non ho la minima idea. No, non devo tradurre in giapponese, devo tradurre in italiano, mannaggia a me. Criptide. Magari senza... Grazie. E Turman, che Marcaspio vuol dire? Turman. Wow, che aiuto. Cerchiamo un attimo. Scusate se ci metto tanto, ma vorrei risponderla giusta, perché così almeno... Bello che c'è la ID di Google che quando cerco mi dà le risposte rapidissime. Sì, è vero, c'è Google Gemini. Adesso è molto rapido. Turman. Che cacchio è il Turman? Non credo che sia l'attrice. Ma vabbè. Uma Thurman? Aspetta un attimo. Uma Thurman. È un'attrice? Può essere Turman allora? Non credo che intenda l'attrice che appaia. No, credo che intenda le criptidi. Creature animali la così... Ah sì, ok. Criptidi allora. Sì. Urman è l'attrice, credo, per cui non credo che si riferisca a lei. Sono andato per esclusione. Intendi i criptidi, giusto? Misteriosi animali non identificati. Hai indovinato. Ed è così che appaiono i piccoli Kamata. Sono delle sottospecie di criptidi? I terrificanti pesci volanti. Nell'ovest vengono anche chiamati bastoncini. Possono volare. Hanno un corpo fine. Ok, è un grosso... Non so se... Non mi ricordo cosa ci si fosse scritto, vabbè, ho letto troppo piano. Possono muovere le loro pinne a pattern di onda, il che gli permette di essere molto veloci e più dell'occhio nudo. Hai mai sentito parlare degli Anomalocaris? Alcune persone credono che siano l'evoluzione degli Sky, la cosa da cui si sono evoluti i pesci volanti. E altri credono che siano delle forme di vita artificiali. Geneticamente
militarizzate in super armi, praticamente. Non è spaventoso come l'inferno! Ma se dovesse essere così, che cosa ci fanno a Tokyo? E in Kamata? Non dovrebbero esserci, giusto? Beh, nessuno lo sa, ma pensano che siano pericolosi. Lo sai quanto il Kamata è vicino all'aeroporto di Haneda, giusto? Non voglio aspettare che sia troppo tardi. Credo che dovrei chiamare le linee degli aerei. Vabbè, degli aerei non so parlare, ma hanno bisogno di sbarazzarsi di quei dannati pesci volanti. Dio so cosa sono. Finché possono pagarmi, posso tenerli a sicuro. Per cui glielo dirò. L'anomalocaride è un animale estinto simile agli artropodi vissuto tra il Cambriano inferiore e il Cambriano medio. I suoi resti sono stati scoperti principalmente nel ben noto giacimento di Burgess Shale e in quello di Mao Shan, ma altri fossili sono stati rinvenuti nello Utah, in Austria, nell'Australia e in Groenlandia. Ah, non lo conoscevo questo animale, lo sai? A me piace solitamente la preistoria, però non l'avevo mai sentito nominare, credo, l'anomalocaride. Me lo cerco un attimo perché adesso mi hai messo curiosità. Lo sai? Questi piccoli trivia mi piacciono un sacco da scoprire. Ma è tipo un... sembra un antenato del gambero, dei crostacei, sapete? Più non è tipo roba super occulta, non riesco a non a capire. Ok. Ci ha incrementato gli skill points, Hiro. Siamo tornati nella stanza. Vediamo se abbiamo un altro free time. Se abbiamo free time mi sa che lo faccio da Aoi, l'altro. Sì, facciamo l'altro free time con Aoi. Se lo vedi lo riconosci subito. Sì, sì, l'ho visto. Non c'è nessuno al quarto piano. Dove cazzo sono tutti quanti? Qua c'è Oi. Ah, sta pranzando. Cioè, sta mangiando. Sempre a mangiare. Sono tutti morti. Veramente. Ci sono 4 gatti in croce. Ognuno deve fare il proprio lavoro. La cooperazione di ogni giocatore è il vero lavoro di squadra. E una famosa frase del giocatore di rugby Yuji Matsuo. Dobbiamo fare la stessa cosa, cooperare per poter sopravvivere. E non adattarci come ha detto Celeste. Vuoi fare una corsa per alleviare un po' lo stress? Anche ad Aoi penso che piaccia il cibo, per cui se le do del curry forse approverebbe. Se le dessi del curry. In ED abbiamo fatto una corsa in giro per la scuola. E siamo diventati amici. Sì, diamole un regalo. Che cosa diamo a Dina? Forse un bento potrebbe piacerle. Oi, vedi che tu sei una potenziale vittima ad alto rischio. Secondo me potrebbe piacerle il bento, sapete? Proviamo. Nice! Lo sapevo. Makoto, sembra quasi che tu mi abbia letto nella mente. Significa che le è piaciuto? Oh, cavolo. Che succede? Sono tutta a fuoco. E come? Come non importa? Ora che sono ravvivata ho bisogno di uscire un po'. Corriamo. Non credo che sia una buona idea. Non avrei alcuna chance comunque. Davvero? Beh, allora non mi dispiacerà una corsetta da solo.
Beh, un pasto completo ed equilibrato per una sportiva. Esatto. Aspetta, sei sempre così entusiasta, Ina? どういうこと Eh? Ti stai prendendo gioco di me? No, voglio dire, sono impressionato. うん Davvero? Conoscevo questo ragazzo che era sempre tipo... Ina, sei tipo super speciale. Super spaz. Credo che intenda super speciale. Sì, gli piaceva vedermi mentre indossavo gli shorts nell'inverno e diceva roba del genere. も Mhm. Ma se perdi contro il freddo in quel modo significa che non ti sei dedicato abbastanza. Wow, facevi cose del genere e non ti ammalavi? う違うってば Ammalarsi è per deboli. Se sei davvero dedicato, l'inverno significa portare abiti ancora più leggeri. Fa parte del tuo allenamento. Allenamento? うん Per cui sei un tipo che si ammala abbastanza facilmente. Io sì, in realtà. In realtà sì. Ah, ok. Io e Makoto viaggiamo in coppia, allora. Non credo che sia un ragazzo puro, la voleva in pantaloncini. Sì, penso anch'io che avesse altre cose in mente. Povera Ina, però. Non se lo merita, è abbastanza un personaggio carino, dai. Vedi? Sei troppo morbido. Hai bisogno di allenarti di più. よし Ok, ho il rimedio perfetto per qualcuno così magro come te. Che genere di rimedio? Attualmente lo faccio ogni mattina. Aspetta. No, ok, questo ci devo un attimo pensare a come tradurvelo. Straight down your waist. Waist che cacchio era? Non mi ricordo. Perché mi dimentico i termini? Vabbè, ve lo leggerò in inglese perché attualmente non mi ricordo come tradurvelo. You just strip down to your waist and then take a dry towel and start rubbing down your bare skin. Vabbè, prendi un asciugamano asciutto e inizi a tipo grattarti sulla pelle, intende dire. Lo chiamo... あれ Com'è che lo chiamavo? Un modo per mantenersi sani è tipo grattarsi con un asciugamano la propria pelle. Towel treatment sarà? Probabilmente. Beh sì. Ok, se non fosse stato towel treatment probabilmente sarei andato su Minecraft e mi sarei buttato dal parapendio. Qualcosa come trattamento dell'asciugamano? Non ho idea di come venga chiamato in italiano. O volendo lo possiamo tranquillamente chiamare towel treatment. Oh mio Dio, sì esatto, è proprio quello. Mi piace andare nel balcone del mio appartamento e sentire il vento sulla mia pelle. È così fantastico. Non passo un mattino senza farlo. Aspetta, quindi tu vai sul balcone e... così? E ne sei davvero ok con esso? Questo me lo... Ah, forse intende vita come... i fianchi, credo. Dovresti provare. Se non l'hai un'ottima salute, beh. Però odierei vedere che ti prendessi un raffreddore o qualcosa del genere. Ok. No, Ina ci dava skill points a quanto pare. Peccato. Dopo essersi introdotti a una prevenzione della malattia, sono tornato nella mia stanza. Ok. Metodo che non conoscevo.
Il prossimo giorno avremo una rivelazione, ragazzi. 校内放送 Attenti. 校内放送至急体育館までお集まりください Dobbiamo andare in palestra? No. No. Non abbiamo il quarto motivo. 至急至急至急至急 Maledetto. Ha fatto un annuncio speciale. Ci sta Tung chiedendo tung di tung andare... tung 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 sahur. Sì. Ci sta chiedendo di andare in palestra. E sembrava molto serio riguardo. Andiamo in palestra. Ragazzi, mi sa che è il quarto motivo. Cioè il quarto movente. Tutti quanti devono aver sentito l'annuncio e ci siamo radunati in palestra. E poi è incominciato. Non c'è nessuno. Manca solo Sakura. No, no, c'è anche Sakura. Perché era fuori. Ok. Che lo show abbia inizio. Stai per darci il prossimo movente, giusto? そうだ。 Beh, se hai chiamato tutti i presenti, stai per presentare un altro movente. Ho indovinato. Ha ragione? Dobbiamo farlo di nuovo? No, non di nuovo, non ce la faccio più. なるほどな。 Sono impressionato dal vostro livello di ingenuità. Finalmente vedo quanti pochi totem sono rimasti. No, 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 no. No, 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 no. Non è per questo. Questa volta non si tratta di un movente. La ragione per cui vi ho radunati tutti qui è perché potessi sbarazzarmi di questo peso. Del tuo peso? なぜ Aspetta, grudge non è peso forse, no. Perché weight è peso. Sto dicendo roba che non esiste. Grudge non è peso. Occhio è grudge. Rancore. Ah, è rancore. Ok. Per questo rancore? Beh, ti serbiamo rancore, dopo tutto. Ma non ricordo che tu serbassi rancore contro di noi. Ve l'ho detto ieri, giusto? Un occhio per occhio e una zanna per una zanna. Smettila con di girarci intorno. Dici che cosa stai parlando. Di che cosa stai parlando. D'accordo, Byakuya. L'ho già detto a tutti. Tu una volta di come una spia stesse lavorando per me, giusto? おい。 Già. E allora? つまり Beh, oggi vi dirò chi è la spia. Cosa? あのね Indovinate un po'. La spia in realtà è Sakura Ogami. L'ha detto così apertamente. Sembrava quasi come se non fosse un problema. Anche se è stato rivelato un grande segreto. Cosa? Che cosa hai detto? Ha detto che la spia è Sakura. Ma di che cosa stai parlando? そんなの嘘だよ Non c'è alcun modo che sia Sakura la spia. ね Ah, giusto, Sakura. Sakura? E fare in modo che Sakura mantenga la promessa che ha fatto. E se non dovesse, io non sarò responsabile per cosa potrebbe accadere agli ostaggi che ho preso. Comunque, questo era tutto quello che volevo dire.
quello che avete intenzione di fare con queste informazioni sarà a voi. ワクワクドキドキ Arrostitela, bollitela, uccidetela, non uccidetela. Qualunque cosa. 楽しみ楽しみ Comunque, non vedo l'ora. E ancora una volta se n'è andato. Finalmente. Capisco quello di che cosa stava parlando. Un occhio per occhio, una zanna per una zanna. In altre parole. Tradimento. Incontrerà un tradimento. どういうことだべ Che cosa significa? È vero? Che Ogre ci ha spiato per tutto questo tempo? 何言ってんの Ma di che cosa stai parlando? Non c'è alcun modo. Scusate, mi è venuto un voice crack assurdo. Ma è quello che ha detto l'animale di Pezza, giusto? 違うもん Si sta sbagliando. Non c'è alcun modo. ね Beh, Sakura, se si sta sbagliando, devi dircelo. すまなかった Mi dispiace di non avervelo detto prima. Cosa? Allora, è stato serio per davvero? Ogre sta lavorando per il Mastermind? すまない Mi dispiace. Per cui ci hai mentito per tutto questo tempo? Non è vero. Sakura probabilmente si è controllata. Deve essere così. Deve esserci una ragione. Lei non deve avere scelta. Deve essere stata forzata a farlo. Già, sono sicuro che Ina abbia ragione. Il Mastermind probabilmente l'ha minacciata in qualche modo e Sakura non aveva altra scelta se non fare quello che le è stato detto. Che cosa? Stai parlando come se conoscessi questo fatto. È perché io già lo sapevo. Perché l'ho visto. Ho visto Sakura e Monokuma combattere. E questo è quello che avevo sentito. Monokuma ha menzionato un ostaggio fino a un secondo fa, giusto? Durante la loro battaglia ho sentito Sakura dire che aveva deciso di combattere contro il Mastermind. そうか Tu hai visto tutto. Il Mastermind ha preso un ostaggio e tu sei stata forzata a, diciamo, giurare fedeltà a loro, giusto? Ma alla fine hai scelto di tradire il Mastermind. なんだ Il che significa che Sakura non è un nostro nemico. È un'amica che possiamo di cui possiamo fidarci senza alcuna domanda. Dico bene? Ridicolo. Vivi davvero in una realtà alternativa da favola? ありえん È lo strumento del Mastermind. Non puoi assolutamente fidarti di qualcuno del genere. 無理だべ Ha ragione, non possiamo lasciarle fare quello che vuole adesso. E poi, come siamo certi che davvero abbia tradito il Mastermind? Magari è un doppio bluff. E sta esattamente facendo quello che vuole il Mastermind. 何言ってんの Sakura non lo farebbe mai. Ok, allora, Sakura. Se davvero hai tagliato i ponti col Mastermind, dici allora chi è? Beh, すまない scusa, non posso. Anche io non ne ho idea. なんだ Non lo sai? Questo allora ti rende molto più sospetta. Sta dicendo la verità. Devi crederle. 何度も言わせるな Taci. Non ho ancora finito di farle le domande. おい Prossima domanda. Qual è questa promessa? Cosa ti ha ordinato di fare il Mastermind? Mi è stato detto di uccidere uno dei miei amici. All'improvviso la temperatura nella stanza è scesa di 20 gradi. Il peso di quelle parole なるほどな capisco. Quindi anche adesso stai cercando di prendere una delle nostre vite. 違うもん
Ti sbagli, te lo sto dicendo. Sakura non lo farebbe mai. なんなのよ Non c'è bisogno di urlare. Ti possiamo benissimo sentire anche così. Non hai una voce all'interno? ひどいよ E perché non mi state ascoltando? 待て。 Per favore, fermati. Non hai più bisogno di difendermi. Mi prenderò piena responsabilità di tutto questo. でも E come intendi farlo? Distruggendo il mastermind. Cosa? 我は Lo sfiderò. E anche se questo significasse che entrambi dovessimo andare giù, beh, li sconfiggerò. すまない。 Ed è questo il modo in cui intendo prendere responsabilità. Aspetta. Che cosa intendi con se dovessimo andare entrambi giù? 朝日奈よ。 Ina, mi dispiace. Non avrei dovuto dirlo. Cosa? すまない。 Non sapevo cosa fare. E avrei dovuto confidarmi con te ancora e ancora. だが、 Ma ero spaventata. Pensavo che se te l'avessi detto avresti pensato più in basso di me. Sakura, すまなかった。 mi dispiace. Sakura se n'è andata e ha lasciato la palestra. E poi... Nighttime. Ve l'aspettavate questo risvolto? Io pensavo che l'avrebbero rivelato domattina. E invece, a quanto pare, Monokuma ha voluto anticipare il dialogo con Sakura. La situazione è tesa. 午後10時になりました。 Secondo me c'è un'alta probabilità che qualcuno ci rimetta le penne qua. ただいまより夜時間になります。 La vera domanda adesso sarà quando. まもなく Semplicemente. 食堂はドアをロックされますので、 Voi なります。 che idea vi siete fatti per adesso di questo capitolo? ではでは、いい夢を。 Mhm. おやすみなさい。 Che idea vi siete fatti per adesso? Avete qualche teoria in mente? Beh, si è fatta notte, dovremmo andare a dormire. Aspetta, l'intera situazione di Sakura è 何度も言わせるな。 finita. Lei è nostra nemica. Non c'è nulla di più di cui da dover discutere. ひどいよ No, Sakura non è un nostro nemico. どうして Perché? Perché nessuno la capisce? なんだ。 Cosa pensi di dover capire? Nemmeno tu sai chi sia, per davvero. Ma è... Mi sembra una preparazione per una parte prima della parte finale della storia. Eh già, 落ち着いて anche a me in realtà. Lascia perdere però, Raina. Parlarne non servirà ad aiutarla. Ma とにかく va nella tua stanza e rinfrescati un po' le idee. Potremo continuare questa discussione domani. È stato il peggio. Il mood alla fine della serata era peggiorato. E a causa di questo mood terribile, beh, potevamo dire che questo giorno era finito. Mio Dio, che roba. Sakura è la spia. E lei il traditore. O la traditrice, effettivamente. Byakuya ha detto che Sakura è il nemico. Ma si sbaglia. Lei non è mio nemico, lei è mia amica, senza alcun dubbio. Ma che cosa posso fare? Cosa posso fare in modo che tutti quanti possano credere in Sakura? Come... Vediamo il teatrino. Finché resterei umano, ci sarà sempre un punto
di vista in cui fare le mode... vabbè. Non so parlare, fanculo. Ok. Sì. Vabbè, non ve lo leggo questo perché mi sono un attimo incartato e non ve lo saprei tradurre in questo momento, scusatemi. Se volete ve lo posso leggere in inglese, piuttosto. Mhm. でも僕にはありません。だってクマだから。 Ok. Praticamente parlava di punti di vista differenti, come tutti quanti facevano le cose. Din don bon bong. Terzo giorno del capitolo 4. お前ら、おはようございます。さて、今日も張り切っていきましょう。 Un altro giorno. Sono preoccupato per Sakura. Devo sbrigarmi e andare nella dining hall. Andiamo. Prima di andare però nella dining hall io salverei perché ho una paura fottuta di dover rifare tutto. Cosa che non voglio assolutamente fare. Voilà. Vediamo la dining hall. Chi c'è? Non so se Sakura ci sia, però effettivamente. No, infatti ci sono tutti tranne che Sakura. Ah, Makoto. Stai bene? Hm? Di che cosa stai parlando? Eri in ritardo, così ci siamo preoccupati per te. Che stronzata. Toko? Byakuya? Che ci fate qui? なんなの？ Si stanno rifugiando qui. Rifugiando? 不眠ね Non fare quella stupida faccia. Dobbiamo proteggerci contro l'oggetto del mastermind. L'oggetto del master... Stai parlando di Sakura? Ed ecco qua che finalmente l'ho notato. L'unica che non era presente nella dining hall era Sakura. Hm? Dov'è Sakura? 黙れ Tutto quello che so è che dovrebbe essere qui, ma non lo è. L'unica ragione per cui sono venuto qui per unirmi al resto di voi era per salvaguardarmi da quella minaccia. Minaccia? それ。 Perché? Perché la odi così tanto? 当然だ Non è ovvio. Perché sta rendendo le cose non pari. Cioè, ingiuste. Ingiuste? Questo gioco dovrebbe essere giusto a tutti i giocatori. L'esistenza di una spia per il mastermind. Beh, distrugge il suo bilanciamento. なんなの？ Ma è una ragione stupidissima. なんだと Stupida. Questo è un gioco di vita o di morte. Non lo è. ひどいよ。 È stupido. E tu sei uno stupido idiota. ね Prima che andate in là con il vostro litigio, beh, forse dovreste fermarvi e pensare ad alcune cose. Perché il mastermind avrebbe dovuto rivelarci che Sakura è la spia? え。なんなの？ Per vendicarsi di lei, giusto? Dopotutto Monokuma ha detto un occhio per un occhio. でも Beh, forse è parte di esso, ma non è l'intera immagine. Rivelare il fatto significa che questo sarebbe voluto essere il prossimo obiettivo, cioè il prossimo movente che avrebbe voluto darci. Il caos e la confusione nascono dal sospetto e dall'odio. つまり In altre parole, proprio qui, la discussione è la trappola che il mastermind ha preparato per noi. Conoscendo ciò, resterete qui a scannarvi come dei bambini? でも Non è quello che sto provando a fare, è solo... Voglio dire, com'è possibile farvi credere ancora a Sakura? Beh, se vuole davvero picchiare il mastermind come ha detto...
Cioè, se davvero potesse picchiare il mastermind come ha detto, l'avrebbe fatto già molto tempo fa. 何言ってんの？ Idiota, le stai davvero chiedendo di fare qualcosa di così pericoloso? Cosa succederebbe se accadesse qualcosa di brutto? 面白い。 Non importerebbe. Cosa? Se Sakura dovesse morire, sarebbe una persona in meno per il mastermind da controllare. Io non avrei alcun problema con ciò. Aspetta, Byakuya. Infatti, se dovesse morire, questo sistemerebbe l'intero problema, non è vero? Metterebbe l'intero problema a fine della sua esistenza. Mi sa che si è beccato uno slap in faccia da Aoi. 何をする？ Aoi gli ha dato uno schiaffo. Incredibile. そんなの最低だよ。正真正銘の人でなしだよ。そんなこと言うあんたこそ、あんたの方こそ死ねばいいんだよ。 Attenzione. なんだと？ Sarei dovuto morire io? Interessante. Per caso lo stai pianificando tu stessa? Forza, provaci. Se ci riesci. È così che funziona qui, dopo tutto. それ Pensi che io non possa farlo? Ina, calmati. そうよ。 Esattamente quello che vuole il mastermind. Ed è esattamente quello che Sakura non vuole che facciate. Cosa c'è che non va? Hai perso la calma? Me ne vado. Nella mia stanza. Tremante di ira, Ina se ne va. Quella stupida, come ha osato? È lei che dovrebbe morire di 1000 morti. No, di 1 milione. Per cui è un'altra ragazza isterica. Non si merita la mia attenzione. ちょっと Quello che le altre persone chiamano sentimenti, Byakuya, beh, è quello che tu non hai. Cosa c'è di sbagliato con ciò? ね Beh, una parola amichevole per avvertirti. Un giorno questa tua attitudine ti tornerà indietro e ti morderà. Molto forte. お前の相手をしている暇はない。 Beh, io riuscirò a deludere questo suo tentativo. Ah, voglio dire, sai, うん。 potremmo mangiare. Forse ora non è un ottimo momento. だべ。 E situazione. E senza dire altro abbiamo lasciato la dining hall. Mio Dio, i sopravvissuti hanno l'intero gruppo frammentato. Siamo tornati nelle nostre stanze uno ad uno. Cioè l'intero gruppo è frammentato, ragazzi. Ok, cosa dovrei fare oggi? Free time. Che subito dopo sta scena, in realtà non so quanto sia bello il free time. Con chi lo facciamo il free time, ragazzi? Secondo voi possiamo parlare con Kyoko? Vediamo se possiamo parlare con Kyoko. No, devo andare nella mappa. Mappa. No. Qua ci sono Kyoko e Yasuhiro. Credo che sia qua, come prima. Sì, vicino alla presidenza, che non può entrarci. とにかく No, non vuole parlarci, giustamente. Aoi credo che non sia... non si possa interagire. Finiamo i free time event con Yasuhiro, dai.
dato che vi piace tanto come personaggio. Sakura non credo che sia rintracciabile, devo essere onesto. お大吉じゃねえか Poi mi serve una mano, ragazzi. どうだべ Andiamo, andiamo. Siamo diventati ancora più vicini con Hiro. Sì, diamogli un regalo. Mi serve una mano coi regali, ragazzi. Secondo voi le razioni gli piacciono? Gli potrebbero piacere? Non lo so. Ditemi un po' voi. Rose in vitro. Rose whip. Cioè adesso che è morta Celeste mi hanno dato tutti gli oggetti per Celeste. Vabbè. Che palle. Che palle veramente. Proviamo col Royal Curry. Se gli piace. O quella razione. Io proverei col curry. Col curry. Nice. Ok, questa l'abbiamo già letto prima. Sono sorpreso quanto tu ed io stiamo diventando amici, Makoto. O stiamo andando d'accordo. Sembrerebbe che siamo stati insieme per un po' di tempo in questi ultimi giorni. È una brutta cosa? Oh, no, affatto. Dato che siamo ottimi amici, potrei chiederti qualcosa? Aspetta, ho realizzato totalmente solo ora, così all'improvviso, una cosa. Ho la sensazione di vedere una performance di un'intera vita. Di Makoto, ti sei mai sentito giù senza energie o scintille? Tu pensi, lo credi? Non devi nasconderlo da me. Lo so che è così. Me lo sento. Lo sai cosa ti consiglierei? Questo. Cos'è? Una sfera di cristallo. Ok, Tienila per un secondo. Prendi, qui. Completamente contro la mia volontà. Hiro mi ha mostrato la... cioè mi ha messo la sfera di cristallo nelle mie mani. Cosa ne pensi? Buona e... ottima al tocco. Fichissima, non è vero? In realtà, sì. Riesci a sentire il suo potere, giusto? Lo percepisco? È l'antico potere di nostra madre terra. Senza tempo. Vedi? La Crystal Ball ha questa praticamente questa storia alle sue spalle. È stata trovata nelle rovine di Atlantide. Ed è un artefatto senza prezzo. È un oggetto prezioso che garantisce enormi poteri a chiunque che lo tenga in mano. Porta prosperità e pace nella mente. È l'unica sfera anche conosciuta che è stata toccata da Napoleone, George Washington e anche Gengis Khan. Credo che questa sia la cosa più cioè non spiegabilmente inspiegabile che abbia mai sentito. Incredibilmente non credibile che abbia mai sentito. Non so parlare. Voglio dartela come regalo. In favore, verrai con me ad un seminario quando usciremo da qui. Non preoccuparti.
ti farò uno sconto sulla tua entrata. E questo è quello che fanno gli amici. È davvero ottimo da parte tua, però non sono sicuro di esserne interessato. Scusa, ormai la sfera di cristallo ha già riconosciuto te come suo proprietario. Vuole stare con te e ha bisogno di stare con te. Ti è stata donata. E ora dovrai mantenere la parola. Non sai, non vuoi sapere quello che succede a quelli che rompono le promesse. Per cui conto su di te, fratello. Beh, rifiutatosi di riprendersi la sfera di cristallo, Hiro se n'è andato. Ma finalmente, cioè l'ho sentito proferire parola dicendo finalmente ho raggiunto la mia quota. Spero di aver sentito sbagliato. Ok. Oh yes, abbiamo ottenuto la Crystal Prediction con Hiro. Ho deciso di tornare nella mia stanza per un po'. Nice. Abbiamo ottenuto un nuovo potere. Ragazzi, dato che non ho oggetti per Yasuhiro, mi sa, che possano piacergli. Che dite? Andiamo a visitare qualcun altro? Yoko mi sa che non possiamo visitarla. Mi servirebbe la vostra mano. Ci sono Byakuya. Ah no, Aoi e Sakura si possono... Con Aoi e Sakura ci si può interagire, ok. Vediamo. Ah no. Con Sakura non si può parlare. Con Aoi? No, anche Aoi. Quindi possiamo parlare con Yasuhiro, Toko e Byakuya. Credo che andrò da Byakuya a sto punto, ragazzi. Dov'è Byakuya? Ah, nel warehouse. Che ci fa qua? Parlerò con Byakuya. Sakura ed Ina. Finalmente un po' di azione. Le cose iniziano a farsi interessanti. Ah, non ti avevo visto. Hai bisogno di qualcosa? Parliamo con Byakuya. D'accordo, non mi dispiace darti un po' della mia attenzione. Spero che tu possa apprezzarlo. Ok. Siamo diventati più vicini. Diamogli un regalino. Cosa regaliamo a Byakuya, ragazzi? Non ho la minima idea di cosa possa piacergli. Ok. Consigli. Reigan Zurion. Non credo. Forse Ancient Tour Tickets. Gli piaceranno i ticket. Non lo so. Proviamo. Gli è piaciuto. Nice. Beh, se insisti, penso di poter accettare. Significa che gli è piaciuto? Giusto per essere chiaro, essere l'Ultimate Affluent Progeny è solo uno dei miei talenti. Alcune persone pensano che io debba, diciamo, fare affidamento della protezione dei nome dei Togami. Cos'è questo? Un monologo o qualcosa del genere? Ma non faccio affidamento sulla mia famiglia. Anzi, io sono il salvatore della mia famiglia. La Togami Corporation ha raggiunto tutto il mondo, è vero, ma potrà raggiungere altezze ancora più elevate. Beh, spetterà a me, naturalmente. Dopotutto,
La mia stessa famiglia mi ha riconosciuto come suo ultimate superiore. In altre parole, anche fra la famiglia Togami sono lo scelto tra gli scelti. Così tanto confidente. 当然だ。 Cioè, non è confidente. Così... Come cacchio lo posso dire? Così tanta autostima. Beh, l'autostima... la ho, te lo assicuro. Proviene da tutte le battaglie che ho combattuto e ho vinto. Battaglie? Beh, personalmente ho guadagnato 4 bilioni di dollari separati dall'assetto della famiglia Togami. Come cavolo hai fatto tutti quei soldi? つまりだ。 Mercato. Ho comprato e venduto asset basate sul trend del mercato ogni singolo giorno. なんだ。 Beh, sicuramente qualcuno di così... un sempliciotto come te deve aver sentito parlare di questa tecnica. Quindi... compra e vende roba stock nel market. Lo fa ogni giorno. Penso che sia chiamato... trading cards. Trademarks, credo. Trademark è un marchio. Oddio, ragazzi. Qua non lo so, onestamente. Trademark dovrebbe essere il marchio. On the stock market. Vabbè, trademarks forse. No. Non è trademarks. なんだ。 Ok. Non era questo. Non è trading cards, credo. Sarà dei trading. Sì. Non ero sicuro del day trading, però effettivamente era l'unica che aveva senso. Stai parlando del day trading, giusto? E sei stato in grado di fare 4 bilioni di dollari facendo ciò? そ Ciò? うだ。 Beh, quando ho iniziato lo facevo giusto per tenermi occupato. E prima che lo sapessi, beh, ci sono arrivato. Non è stato un gran problema. Beh, voglio dire, lo è. Aspetta, ma gli studenti liceali sono almeno... possono almeno fare queste cose? 何度も言わせるな。 Io sono Byakuya Togami. E questa dovrebbe essere una spiegazione. 4 bilioni di dollari non sono sono nulla per la Togami Corporation. Ma per uso personale non sono male. Per cui capisci ora? Non sono un mero figlio della moderna nobiltà. Lo so, Byakuya. Forse dovremmo iniziare a chiamarti l'Ultimate Day Trader. Oh, ma non lo faccio più. È troppo semplice, per cui mi sono annoiato molto velocemente. Cavolo, hai idea di come ci suoni come un insulto per il resto di noi? Dopotutto, questo è come essere in grado di fare qualsiasi cosa. Francamente, la vita è troppo facile. È solo naturale per me fare quello che voglio in questo mondo. Cavolo, ha davvero troppa autostima. Siamo in mondi troppo diversi. Galassie distanti. Ok. Siamo a livello 2 di amicizia con Byakuya. Ok. Dalla storia di Byakuya me ne sono tornato nella mia stanza. Wow. Night time. Terzo giorno finito, ragazzi. 校内放送です。ただいまより
夜時間になります Inizia il night time. まもなく食堂はドアをロックされますので、立ち入り禁止となります。ではでは、Ok. いい夢を。おやすみ Bye なさ bye. い。 Di già notte. Stanotte sento come se non sarà facile. Non abbiamo ancora sistemato le cose con Sakura. Tutti quanti sono in un mood terribile. Spero che non accada nulla stanotte. Speriamo di no, Makoto. Dopo aver declinato l'offerta di diventare un gambero, la ragazza del supporto tecnico si è rifiutata di continuare il progetto. Una volta che l'idea del gambero è morta, le ha suggerito che sarei dovuto diventare un granchio. Ma come può una persona amare così tanto i crostacei? Le ho detto di no, dopo tutto. Ok, allora cosa ne diresti se facessimo uno speciale dove tu puoi essere un granchio e camminare sia ai lati che indietro? Ma come sarebbe stato meglio? Io non voglio camminare ai lati né tantomeno dietro, voglio camminare davanti. L'ho sentita super annoiata e alla fine ha detto: beh, semplicemente non capisci lo splendore dei granchi. Non hai mai sentito la storia del granchio e della scimmia? Certo che l'ho sentita. Ne so tutto a riguardo. Ma allora? Il granchio sconfigge la scimmia in questa leggenda. Ed è praticamente rilevante alla nostra ossessione all'avarizia della società moderna. Certo, le scimmie appaiono qualche volta nei film, ma di certo non i granchi. Le scimmie hanno vestiti tematici, anche nel mondo della fashion, ma il granchio non ha alcuna chance, giusto? Quello che sto dicendo è che i granchi non hanno posto nella società moderna. Fai le tue ricerche sul marketing, signorina. È per questo che ho scelto di diventare un orso, come immagine popolare. モノクマ誕生秘話でした。 Ok, abbiamo continuato la storia delle origini di Monokuma. Vediamo un po'. Speriamo che non sia successo nulla. お前ら、おはようございます。さて、今日も張り切っていきましょう。 Devo fare qualcosa riguardo a Sakura. Sarà meglio che vada alla dining hall a parlare con gli altri ancora una volta. Prima però salviamo Makoto. Così non ci dobbiamo rifare questo pezzo. Andiamo alla dining hall. Ed eccoci qua. Non possiamo? Ah, devo uscire dalla stanza. Allora, forse succederà qualcosa. Wow! Eh? Era qualcuno che stava urlando? Penso che provenisse dalla dining hall. Che succede? No, ragazzi, no. Di già? Makoto, abbiamo un grosso problema, amico. Che succede? Guarda! Il dito d'Iro stava puntando. Cosa? No. ジェノサイダーだべ。そこのジェノサイダーが朝日ナッチを殺したんだ。 La vedo ancora in vita io in realtà, Yasuhiro. Stai sparando cazzate. No, 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 no. Non è morta. Apri i tuoi occhi. È impossibile che sia morta. Perché? Cos'è successo? Beh, Toko Edina all'improvviso si
si stavano scontrando e poi hanno praticamente urtato il pepe sul tavolo e l'ha portata a starnutire. I suoi palloni giganti sono troppo perfetti, giusto? Io sarò anche piatta, ma i miei almeno sono veri. Vabbè... Genocider Show. 燃えねえ燃えねえ Mhm. Sparisci dalla mia vista, ok, oppure... 私の前ハサミで Inizierò a tagliare, 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 tagliare. E chissà per quanto ancora durerò. Ok, allora, portiamo Ina nell'infermeria. Forza, Hiro, aiutami. Sì, certo, subito. Andiamo. Genocider Show è esplosa con una risata abrasiva come siamo usciti dalla stanza portandoci via Ina. Mio Dio. Speriamo che non le sia successo nulla di troppo grave. Ma al tempo, quando abbiamo finito di prenderci cura della ferita di Ina nell'ufficio infermieristico, beh, sembrerebbe che finalmente abbia riguadagnato la sua personalità. ごめん Grazie. Ti senti un po' meglio? Sì, era solo un graffio. Ma comunque ci sei andata super vicino. Se non avessi urlato, ora saresti morta. E tutto grazie a me, lo sai? Sì, beh. 1000 grazie anche a te, signore. Sarcastica. E detto in quella maniera sembri ancora più ostile. Che succede, Ina? Ina, ma che cavolo è successo? Oh beh, semplicemente ci siamo scontrate, ho perso le staffe. Diciamo. Fammi indovinare. È a causa di Sakura. でも All'inizio ho provato ad ignorare. Mhm. Sì. Praticamente stava dicendo brutte robe. Ma poi ha continuato così. Senza pensarci, mi sono sentita come se avessi voluto tirarle una dozzina di pugni. リアルな話 Una dozzina di pugni non è proprio senza pensare. Beh, poi le cose sono sfuggite di mano e è uscita Genocider Show, giusto? ごめん È tutta colpa mia. Ma non riuscivo più a resistere. Perché... Perché aveva detto tutte quelle cose terribili riguardo alla mia amica, lo sai? Prima che lo sapessi, gli occhi di Ina avevano cominciato a far scendere le lacrime. E con quelle lacrime era praticamente finita. La porta dell'infermeria si è aperta. Pensavo che stesse volando qualcosa. E poi ed è stato lì che ho visto davanti a noi. Hina! Sakura! Sei ferita? Che cosa è successo? Oh, nulla, non è un grosso problema. Makoto Hiro, cos'è questo? E cosa significa? Non sono stato io, è stata Genocider Show, quella demente assassina. È colpa sua. Ha ferito Ina. Tu sia dannata. Averla lasciata da sola. E avermi lasciata da sola un conto. Ma averla ferita... Cos'è questo? Che cos'è questa roba? Sto bene, davvero, è solo un graffietto. Sakura è incazzatissima. Imperdonabile. Non posso perdonarle. Hiro, se vuoi odiare qualcuno, odiami.
Se vuoi far male a qualcuno, fai male a me. Io non ti odio in realtà. Perché? Qualcuno mi aiuti! Hiro è scappato via urlando dall'ufficio dell'infermeria. Ma un secondo più tardi. Che sta succedendo? ね Cosa sono tutti questi rumori? È apparsa Kyoko, che ha preso il posto di Hiro. えどうやら Posso presupporre che qualcosa è accaduto? Cioè, presumere, in realtà. Kyoko! Per favore, devi fermare Sakura! 待て Non hai bisogno di fermarmi. È tutto ok. Non farò nulla, solo... disegnerò una linea, qui e ora. Disegnerò una linea? さらばだ Addio. Aspetta, Sakura! Ina ha lasciato l'ufficio dell'infermeria subito dopo Sakura. Gli unici due rimasti eravamo io e Kyoko. Makoto e Kyoko. Torniamo a Kyoko. Dobbiamo risolvere con lei. Kyoko? Sei ancora arrabbiata? Già, immagino. いいわ Va bene. A parte riguardo a quella cosa che di cui abbiamo riscosso prima, non mi importa più. Per cui mi perdoni per non essere riuscito a parlarne. つまり Avresti potuto dirmi che avevi visto Sakura e Monokuma combattere, ma sei stato zitto. Stavi pensando a Sakura, è per questo che non volevi dirmelo, giusto? Non volevi confondere tutti quanti fino a quando non le avresti parlato riguardo a quello che avevi visto. Questo è quello che stavi pensando, ed è per questo che non volevi dirmelo, giusto? Già. Beh, pensare in questo modo... 大義君のくせに生意気ね Non mi sarei mai aspettata tanta arroganza da parte tua. Che cosa? だって Perché significa che ancora non ti fidi di me. No, non è questo. Ma se è così che ti senti, allora non posso cambiare il tuo pensiero. Perdonami. いいわ Va bene, me ne sono già dimenticata. In più, 私も potrei aver esagerato anche io. とにかく Comunque, è finita. Diciamo che è tutto a posto ora. Ok, grazie. Quel problema non c'è più. Però volevo parlarti di qualcos'altro. Vediamo. Di che cosa volevi parlarmi? ええ In realtà vorrei che venissi con me. Dove? それは Beh, seguimi e lo scoprirai. Immagino, però... 行きましょうか Beh, che ne dici? Andiamo? Ok, con la sua tipica indifferenza, Kyoko si è girata e siamo andati via dall'infermeria. Infermieria? Infermeria, non infermieria. Spero di aver detto giusto prima. Kyoko! Mi sono sbrigato per raggiungerla. Ha camminato in puro silenzio. E poi l'ho raggiunta. Eventualmente siamo arrivati. Ah. Nella dressing room. Per cui è questo il qualcos'altro che menzionavi? ええ Esatto. Ha a che fare con Alter Ego. Mi hai detto che non avevamo più bisogno di Alter Ego. 違うわ Non ho detto che non ne avevamo bisogno. Ho detto che semplicemente che aveva finito il suo lavoro. Per di più... non siamo noi che abbiamo bisogno di Alter Ego. È lui che ha bisogno di noi. Ah? そう Alter Ego mi ha chiesto di portare gli altri a vederlo. Apparentemente c'è qualcosa che vuole chiederci. Alter Ego vuole chiederci qualcosa?
D'accordo. Vediamo. Ciao. Siete solo voi due? Kyoko e Makoto? Mhm. Due non è abbastanza. No, va bene. Due dovrebbe essere sufficiente. Di che cosa volevi parlarci? Scopriamolo, che ne dici? Kyoko ha fatto la sua domanda. Cosa volevi chiederci? Oh già, mi piacerebbe che mi portaste da qualche parte dove potrei connettermi al network della scuola. Cosa? Kyoko e io ci siamo guardati all'improvviso. E poi mi ha risposto... Perché? Beh... Hai detto che il mio lavoro era finito, giusto? Ma... Fermarsi giusto qui... Dicendo che il mio lavoro è finito... Non lo voglio. Voglio continuare a essere utile a tutti quanti. Voglio lavorare duro, sodo, in modo tale che tutti quanti possano uscire da qui. È quello che avrebbe voluto anche il padrone. Per cui vi aiuterò in un altro modo a risolvere il mistero di questa scuola. Questo è l'unico modo in cui posso aiutarvi, ovvero connettermi al network scolastico. Ma se lo farai, sarà praticamente un suicidio. Sono positivo che il mastermind non possa scoprirlo, ma se ti troverà... Beh, loro ti... Non sei d'accordo, Kyoko? Realizzo quanto possa essere pericoloso, ma comunque devo farlo. Sono spaventato, però riuscirò a sopportarlo. Ancora non riesco a capire perché, però... Quando penso a tutti quanti, il mio coraggio inizia a salire. Forse penserai che sia solo una intelligenza artificiale inumana, però è vero. Per cui va bene. Se per il bene di tutti quanti, non avrò paura. Non riesco a non essermi perso in quella voce. Troppo ammirevole, troppo fragile. Ti ricordi cosa ti chiesi prima, Makoto? Mi avevi chiesto qual era la differenza tra una persona e un programma, giusto? Già. Quando parlo ad alter ego non lo so. Non ho idea di come rispondere a questa domanda. Penso che questa sia una domanda che nemmeno il creatore del programma potrebbe rispondere. Ma posso dirti questo. Non c'è alcun dubbio che alter ego sia un nostro amico. Kyoko, a essere onesta, non vorrei che alter ego si mettesse nei guai. Perché se correremo altri rischi, il mastermind non noterà di sicuro. Ok, scusate, non so parlare. Sono diventato un po' un balbuziente. Ma... Facciamolo, Makoto. Colleghiamo alter ego al network. Ma... È nostro amico, per cui dovremmo tenere in considerazione anche i suoi sentimenti. Se quello che dice che vuole combattere al nostro fianco... Se fossi nel tuo posto... Che cosa faresti nella sua situazione se non potessi fare nulla? Se vedessi tutti quanti combattere e fare del loro meglio, riusciresti a guardarli e basta? Oppure proveresti ad alzarti? Alzarti di fronte a tutti e dirgli di essere loro amico? Ehi, state per caso litigando? Se riguarda me, non preoccupatevi. Io voglio credere in me stesso. Voglio essere capace di dire
Lo so che posso farcela. Per cui lasciatemi provare. ね E oltre a ciò, c'è un posto dove il Mastermind potrebbe non notarlo. Posto? そうよ Ricordi? C'è un altro posto, oltre le telecamere dove non ci sono. La stanza segreta. È la stanza segreta di cui mi hai parlato. Sì, non c'erano telecamere di sorveglianza lì. ええ E credo che tu possa connetterti anche alla rete da lì. Ricordo di aver visto una porta Ethernet sul muro. だけど Comunque, solo perché non c'è alcuna camera lì non significa che non sia in pericolo. Non c'è alcun modo... Cioè, non c'è alcuna sicurezza del fatto che il Mastermind non stia monitorando anche la rete in qualche modo. Dobbiamo anche muovere alter ego. E il Mastermind potrebbe vederci nel momento in cui andiamo nella stanza segreta. Se dovesse beccarci in un momento come questo, allora è finita. Hai ragione. そうするべきよ Ma oltre a ciò, penso che dovremmo dargli un'occhiata. そう Cioè, dovremmo fare un tentativo. Anche perché è la migliore chance per trovare nuovi indizi. Kyoko, in quel caso mi lasceresti portare alter ego? Non c'è alcun modo... Aspetta. Che tu possa farlo... diciamo indossando ciò che stai indossando adesso, per cui lasciamelo fare. そうね Ok, d'accordo. Lascerò a te allora. Grazie. じゃあ Allora iniziamo. Sarà un po' difficile per te, alter ego, però stai con noi, ok? Ok, l'abbiamo preso e me lo sono messo sotto la giacchetta. Al solletico. Non puoi parlare adesso. Ti sposteremo in un'altra stanza. Fin quando non saremo lì dovrai stare assolutamente zitto, d'accordo? D'accordo. Il tuo comando è stato inserito. Ok, buono. Vederlo reagire come una macchina così all'improvviso, sinceramente non so come comportarmi. 苗木くん La stanza segreta ha un sacco di cavi diversi e dei cassetti. Per cui forse dovrebbe esserci un cavo che collega alla rete lì, でも assumendo che il fatto che il Mastermind non li abbia già presi. Beh, tutto quello che possiamo fare è andare a controllare noi stessi. そうね D'accordo, andiamo nella stanza segreta. La stanza segreta era al secondo piano, nei bagni maschili. Second floor. Ah, possiamo andare qua, già direttamente. Meno male. ね Ehi Makoto, えどうして sei sicuro che tutti i documenti siano spariti? Mi rifiuto di crederti. Vai e controlla di nuovo. Cosa? いいわね Forza, muoviti. E fai sicuro di non incontrare nessuno mentre che io sia qui. Oh, capisco. Sta... diciamo, agendo. Cioè, sta recitando. Fosse stata così forse... Cioè, è stata così... come posso dire? Autoritaria per far credere che l'avessi fatta arrabbiare di nuovo in qualche modo. Perché sei ancora qui? Sbrigati e vai. Ok, ok, d'accordo, vado. じゃあ Perfetto. Conto su di te. Andiamo nello sgabuzzino. E voilà. Eccoci nella stanza. Ok, prima devo trovare un cavo di internet.
dovrebbero esserci un po' di chiavi, secondo Kyoko, dentro questo cassetto. Trovato. È questo qui, giusto? E ora devo connetterlo ad alter ego. Immediatamente sono andato all'opera. Ho fatto uscire il computer, l'ho connesso tramite porta Ethernet con il cavo. Voilà. Così dovrebbe andare. Sì, penso che abbia funzionato. Lascia il resto a me. Giuro che troverò qualcosa. Sarò in grado di connettervi al mondo esterno. Se posso, vedrete che chiamerò aiuto. Per cui aspettate giusto un pochettino di più. Tenete duro e ponete la vostra fiducia in me. Ok, come stavo per andarmene, ho deciso di lasciarlo con un'ultima cosa detta. Non importa come, usciremo da qui, tu e il resto di noi, come amici. Amici? Anche io? Ti ringrazio. Grazie, Makoto. Oddio. 苗木君 Aia, mi sono morso la lingua. Com'è andata? Beh, è andata bene. Ma tutti i documenti sono spariti, proprio come ti ho detto. La mia risposta è stata un mix non intenzionale di recita e veri sentimenti. そう Capisco. Allora non c'è più niente da fare qui, per noi. じゃあね Ciao ciao. Prima che lo sapessi, Kyoko ha iniziato a camminare. Non stava piangendo, quello poco ma sicuro. Ah, Kyoko? 何 Sì? Ci dividiamo? なんで Sì, certo, non ho alcuna ragione di rimanere con te a questo punto. Ok, ma non sei stata un po' troppo diretta. Dovrei esitare a non dirti qualcosa. Oh. No, non è quello che intendevo. È solo che volevo parlarti di una cosa. Tipo, cosa ho intenzione di fare con Sakura? そうね Beh, quello dobbiamo farne qualcosa. Quello è vero. でも Ma per come sono messe le cose adesso non c'è alcun modo che io possa persuadere qualcuno. Non hanno la minima intenzione di ascoltare. Allora che cosa dovremmo fare? それは Se trovassimo un nuovo indizio, forse potrebbe cambiare la situazione. Questa è tutta la speranza che abbiamo per ora. Questo è perché alter ego... そう Tutto quello che dobbiamo fare è aspettare e credere nei nostri amici. Hai ragione. Quella è la nostra unica opzione. Ok, sono tornato nella stanza. Sono davvero stanco, per cui mi sono messo nel letto. Forse è stato a causa dello stress di spostare alter ego, ma ho realizzato di essere molto più stanco di quel che credessi. E prima che potessi fare qualcosa... mi sono completamente addormentato. Ding dong. Ah? Ding dong. Qualcuno sta suonando. Vediamo chi è. Intanto si salva. Ormai mi è venuto il trauma. 苗木君 Makoto, esci fuori da qui. Kyoko, che sta succedendo? ええ Ina è passata a vedermi ed è bianca come se avesse visto un fantasma. Sembra quasi che sia successo qualcosa. Cosa? Di già? Oh merda. Come ho sentito queste parole,
il mio cuore ha iniziato a battere un po' più veloce. E all'improvviso mi sono ritrovato sveglio. Ci ha detto di presentarci nella rec room. Nella rec room. Ok, andiamo. Dici, Aoi. Makoto. Kyoko. Fina. Che c'è? Qualcosa non è giusto. Nella rec room. Cosa c'è al suo interno? C'era una finestra sulla neck room, per cui mi sono sbrigato e ho guardato al suo interno. E quando l'ho fatto... Sakura? È priva di sensi? Si sta sedendo sulla sedia. Come se ci fosse successo qualcosa alla sua testa. ね Che succede? Le è successo qualcosa? Le sono passato attraverso e poi l'ho notato che c'era lei vicino alla finestra. Ma non riuscivo ad aprire la finestra. C'è la porta. Ho provato a bussare, a chiamare il suo nome, ma non risponde. Che cosa dovrei fare? Che cosa dovremmo fare? とにかく Prima di tutto dobbiamo entrare nella stanza. Ma è bloccata, giusto? Se la spaccassimo sarebbe come violare le regole scolastiche. いいわね Dobbiamo forzare i nostri modi. Ma ho appena detto... 違うわ La porta non è bloccata. Non è bloccata perché la rec room non ha un blocco. E allora perché? どうやら Sembra quasi che ci sia qualcosa che stia premendo all'interno della porta. Che sia una sedia. Una sedia? つまり Comunque la porta non è bloccata. Il che significa che quella regola non si potrà applicare. Allora non c'è problema se dovessimo spaccarla. ええ Spacchiamo la finestra. È la via più veloce. Ok. Andrò a prendere qualcosa per cui romperla. Aspettatemi qui. All'interno della rec room Sakura non si sta muovendo di un centimetro. È solo priva di sensi, giusto? Che stia bene? Voglio dire, è Sakura, per cui sono sicuro di sì. Kyoko non ha risposto. C'era solo silenzio. Ma quel silenzio non è durato a lungo. Eccomi! Ho trovato una scopa. Nella classe. Utilizzatela. 苗木くん Puoi pensarci tu, Naegi. Cioè, Makoto. Forza, ti prego, sbrigati. Ok, state indietro voi due. Ho preso la scopa e l'ho sbattuta il più forte che potessi. Colpendo direttamente la finestra che è crollata con un colpo solido. Crash. La finestra si è spaccata in 1000 pezzi. O in centinaia di pezzi. In realtà centinaia perché non è 1000 e 1000. E si è sparsa per tutta la rec room. Quando la mia mano finalmente ha potuto aprire la rec room, ha spostato la sedia che bloccava la porta. Questa sedia è piuttosto pesante, ma se facessi... Ho spinto con tutta la mia forza e finalmente la maniglia si è girata. Sakura! Ho corso verso di lei il più veloce che potevo. Ma nel momento in cui ho posto la mia mano su di lei... No! No! Tutto quello che ho sentito era il tocco della morte, fredda. Non era più di certo un corpo di una persona viva.
La vita aveva già abbandonato il corpo di Sakura. Sakura, addio uccellino mio. E poi... 肺が発見されました。 Eh sì ragazzi, Sakura è morta. 一定の自由時間の後、学級裁判を開きます。 A mio avviso era parecchio chiamata come vittima in sto capitolo, considerando il motivo, cioè il movente che aveva portato Monokuma a questo giro. Però, mio parere. Chapter 4, All Stars Apologies, Deadly Life. さくらちゃんがさくらちゃん Povera Oi. 死んじゃったの？ Mi sa di sì, Sakura. Cioè sì, Aoi, mi sa di sì. Ho sentito Ina parlare, ma i miei occhi stavano guardando davanti. Potevo solo guardare lei. Ah, il corpo morto di Sakura. Non abbiamo fatto in tempo. È successo di nuovo. Fra Sesse... Cioè, parlando fra Sesse, poi Kyoko ha iniziato a ispezionare gentilmente... ad analizzare più che ispezionare in realtà il corpo di Sakura. Mi chiedevo se stesse confermando il fatto che Sakura fosse realmente morta. Forse controllava il battito o una reazione. Devo andare a prenderli. Devo andare a prendere gli altri. Con le gambe tremanti Ina ha lasciato la rec room. E io... Perché? Perché questo deve succedere? È tutto quello che ho potuto dire. L'ho ripetuto ancora e ancora. Ho bisogno di esaminare il corpo di Sakura. Sono rimasto qui fermo dietro di lei nel mentre che stava controllando il corpo di Sakura. Il tempo passava. E in più non ero in grado di fare nulla, solamente se non far trascorrere il tempo. Eleksha, grazie mille per il ride. Buona... cioè, buon pomeriggio a tutti, buonasera a tutti. Come state? Che avete fatto di bello in live? Siete arrivati nel momento clou. Abbiamo scoperto la vittima del capitolo 4. Vi faccio subito lo shoutoutino. Che avete fatto di bello in live? Cosa avete portato? Diteci un po'. Cosa avete portato? Andate a seguire Eleksha. Io non ho ancora avuto modo di beccarla in live, però non appena la beccherò la verrò a seguire ben volentieri. Assassin's Creed, sempre Black Flag o hai cambiato Assassin? Ma figurati, è il minimo. Tra streamer ci si aiuta a vicenda alla fin fine. E dopo non sapevo quanto a lungo devo prendere tutti quanti. Ogre? Ah, stai facendo tutta la storia, ho capito. Oh, per cui è morta? Sakura è stata uccisa? Capisco. Ti sta piacendo? C'è una blind run o l'avevi già giocato precedentemente? Non mi ricordo se te l'avessi già chiesto nella scorsa live, in caso scusami. Ho ogni tanto una brutta memoria. Come sono arrivati, Kyoko ha iniziato. Avete sentito l'annuncio adesso? Per cui sapete già che cosa significa. Sakura è stata uccisa. E qualcuno...
fra noi è presente in questa stanza. Il killer. Ah, già giocato e platinato, ok. Quindi non è una blind. Io invece per quanto riguarda Danganronpa non mi ricordo se l'avevo già detto nella scorsa live, ma l'avevo visto l'anime. Il gioco dell'1 non l'avevo mai giocato. Lo sto portando in live per la prima volta. E questo è quello che stai provando a dire? No. Chiunque l'abbia uccisa non è solo qualcuno in questa stanza. È stato uno di voi. Hiro, Byakuya, Toko. Uno di voi deve aver ucciso Sakura. Ci stai accusando prima ancora che inizi l'investigazione? Non ho bisogno di investigare proprio nulla. Perché voi la odiavate. Odiavate Sakura solamente guardandola. E uno di voi l'ha fatto. Ne sono convinta. Lo sai? Cavolo, non sapevo che il tuo livello di potenza potesse aumentare così tanto solamente essendo arrabbiata. Che cosa ci fai qui? Non è ovvio, sono qui per darvi il mio volantino dell'omicidio. Esatto, il prossimo Monokuma File. Non siate così arrabbiata. Cioè, non essere così arrabbiata, signorina Zaina. Oppure ti rovina quella piccola faccia che ti ritrovi. E ora con esso... Aspetta. C'è una cosa che voglio chiederti. Sei stato tu, non è vero? Hai ucciso tu Sakura? Interessante. Perché questa cosa? Sakura voleva sfidare il mastermind ad un duello. Forse tu e lei avete combattuto di nuovo e allora... E allora io l'ho uccisa. Scusa. Non ci siamo. Non nemmeno un pochettino vicino. Quell'intero episodio è totalmente irrilevante adesso. Sakura è venuta a pentirsi di un qualcosa e non è nemmeno riuscita a finire le sue cose con me. Beh, grazie a Dio per ciò. Mi ha salvato da un sacco di guai. Anche per qualcuno come me non ci sarebbe modo per tirare giù un behemoth come lei. Devo proprio dirvelo. Ero parecchio preoccupato. Voglio dire, aveva violato la regola di attaccarmi in primo luogo, ma non ero in grado di punirla. Per cui io lo so chi è stato, ma chiunque sia stato il Blackhand questa volta, gliene devo proprio una. Gliene devi una. Ops. Prima che possiate arrabbiarmi tutti con me, è meglio che me ne vada. Voglio dire, dopo tutto, le vostre vite sono in prima linea. Va bene, Monokuma. Vattene, ti prego. Grazie. Ma che diavolo? Gliene deve una? L'odio. Odio quest'intera cosa. Beh. Per una volta sono contento che sia stato Sakura. Lavorava con il mastermind dopo tutto. Come puoi dire un qualcosa del genere adesso? Scusa, non ho tempo per parlare. Il prossimo gioco ha avuto già inizio. Se vuoi essere arrabbiato con qualcuno, sii arrabbiato con chiunque abbia ucciso Sakura. Comunque ora la nostra priorità è quella di scoprire l'identità del killer di Sakura. Se lo faremo, cioè se non lo faremo saremo tutti morti. E allora decidiamo chi starà in guardia del corpo in questo caso. Lo farò io. Chi no? È tutto ok. Lasciate che sia io. In più vorrei rimanere qui, di fianco a Sakura. まあいいだろ
Ok, allora Ina sarà la guardia numero 1. Ma ne abbiamo bisogno di un altro. Kyoko, sarai tu. Io? Sei sempre stata una spina nel mio fianco. Questa volta stai lì e guarda. Consideralo un ordine. Un ordine? いいわ D'accordo, starò indietro. Perfetto, tutto sistemato. Che ne dite, iniziamo? Aspetta. Prima di ciò c'è un qualcosa che vorrei dire. なんだ Che cosa? Hiro, Byakuya, Toko, nessuno di voi potrà analizzare la scena del crimine. Cosa? Uno di voi ha ucciso Sakura. 許せない Non lascerò che qualcuno come voi le vada vicino. 黙れ Non essere stupida. Le nostre vite sono in pericolo. Anche quella la tua, guarda. Abbiamo ogni diritto di investigare. Non mi interessa che cosa dirai. Non lascerò che uno fra voi che ha ucciso Sakura possa toccarla. Anche se significa che dovrò utilizzare la forza. Voi non passerete qui. Beh. Ogni altra discussione sarà una perdita di tempo. Che ne dici di un compromesso? 決まりだ Non ti chiederò di lasciarci entrare tutti. Solo me. Cosa? Non che ti interessa davvero, no? Voi due siete comunque inutili. No, non mi interessa affatto. Preferisco spendere il mio tempo nel fantasticare nuovamente su di te, mio padrone. E tu, Hiro? Hai qualche obiezione? Beh, se la vediamo in quel modo, che cosa potrei fare? Voglio dire, non ho niente da nascondere, per cui perché dovrebbe importarmi? 決まりだ E allora è deciso. 何言ってんの Non è deciso proprio nulla. 落ち着いて Lo so come ti senti, Ina, ma dovresti acconsentire alla sua richiesta. Però ね dobbiamo scoprire chi ha ucciso Sakura, えそう per coloro che sono ancora vivi, e onorare la sua memoria. D'accordo, immagino che vada bene. Ma non importa come. Byakuya non potrai assolutamente toccarla. Naturalmente. Pensi davvero che toccherei uno sporco cadavere? ね Basta litigare, dobbiamo concentrarci sull'investigazione da qui in avanti. Tutti quanti tenete questo a mente. Se non scopriremo chi ha ucciso Sakura, えいいわね incontreremo un'esecuzione. Scoprire chi ha ucciso Sakura. Non importa come, dobbiamo farlo. Se vogliamo sopravvivere, e questa è la nostra speranza. Una sorta di speranza senza speranza. Ma va bene. Che gioco di parole. Incredibile. Non abbiamo altra scelta se non farlo. Per cui investigation time adesso. Che faremo però nella prossima live. Però prima dobbiamo checkare il Monokuma file. Devo salvare perché non voglio rifare tutto. Ok. La vittima è Sakura Ogami. L'orario del decesso è stimato per mezzogiorno. Il corpo è stato scoperto nella rec room del terzo piano della scuola. Ci sono evidenti segnali di un forte colpo alla testa sulla vittima. Nessun'altra ferita è stata notata. Comunque sembra che ad un certo punto la vittima abbia sofferto di un forte vomito di sangue. Ok. Strano. In teoria un forte colpo alla testa non dovrebbe provocare una perdita di sangue dalla bocca. No? Penso che questo caso potrebbe essere una sfida. Perché lo dici? それは L'unico modo per entrare nella rec room era dall'interno. E la porta era con una sedia davanti ad essa. Il che significa che il killer per scappare
avrebbe comunque dovuto farlo dopo aver barricato la porta. Per cui, se la porta era bloccata dall'interno, significa che non c'era alcuna via di uscita. A meno che non avesse rotto la finestra. Il che significa zero chance di scappare. つまり In altre parole, è il classico enigma della porta chiusa. L'omicidio della porta chiusa? Immagino che questa cosa si veda spesso nei mystery movies o nei libri o in qualunque altro media. Ma accade davvero anche nella vita reale. Ed è proprio qui davanti, di fronte ai nostri occhi. ね Sei curioso di scoprire più dettagli riguardo alla porta chiusa? Sì, d'accordo, se non ti dispiace. Quando ci sono questo tipo di casi, hai bisogno di 4 basilari regole. La prima è che la porta chiusa è stata creata dopo aver commesso il vero crimine. Semplicemente il killer commette ciò e la scena viene chiusa con qualche metodo speciale che riguarda un qualcosa della stanza. Mhm. Basicamente vengono utilizzate stringhe o meccanismi semplici. Ci sono un sacco di variazioni. È per questo che dobbiamo cercare cioè, cercare, vabbè, controllare la porta, giusto? そう Mhm. Voi avete qualche idea, ragazzi, già, su chi potrebbe aver ucciso Sakura? Il secondo tipo è quando la porta era chiusa già prima del fatto che il crimine fosse stato commesso. Oh, つまり praticamente il killer usa una contrapposizione speciale o un oggetto dall'esterno per, diciamo, bersagliare la vittima dall'interno. E una volta che premi questo bottone, spara un colpo, tipo una freccia, attraverso la porta o un qualcosa del genere. だけど Ma in questo caso non sembra essere ciò. Non ci sono pistole o frecce in questa scuola e la porta non ha alcun uno spiraglio da cui possa passare un qualcosa del genere. Già, per cui penso che potremmo tranquillamente togliere questo dalla lista. そうね Il terzo tipo è quando il killer resta nella stanza finché non si apre. Che cosa intendi con quello? つまり Restano nascosti finché la porta non è aperta e utilizzano la confusione per aggregarsi al gruppo. Pretendono di essersi mostrati insieme agli altri. Semplicemente. Beh, sembrerebbe essere possibile, forse. そうね E il quarto e l'ultimo tipo è che in realtà la porta non era stata chiusa affatto. Non è stata chiusa つま affatto? り Beh, con esso intendo dire che in realtà c'è una fuga alternativa all'interno della stanza. Si vede molto spesso nelle novel, ma in realtà non è possibile. Per cui possiamo togliere anche questa possibilità? ええ Credo di sì. Per cui queste sono le basi riguardo il mistero dell'omicidio della porta chiusa. Quindi ci sono 4 possibilità. Allora, Kyoko, quale pensi che sia la più probabile in questo caso? そうね È un'ottima domanda. Rispondere a questo dovrebbe essere il nostro focus primario durante il trial. Ma ora non te lo saprei proprio dire. Capisco. Adoro le porte chiuse. Anche a me piacciono parecchio come enigmi. Vi siete già fatti un'idea su chi potrebbe essere l'assassino questa volta? Il modo in cui il killer ha messo in atto la stanza chiusa. Finché non lo scopriremo, la verità dietro l'omicidio di Sakura sarà nascosta. È un mistero arduo. Dovremo concentrarci a investigare il più che possiamo. Per Sakura,
se non altro. Allora, io ragazzi però in realtà mi fermerei qua perché per oggi abbiamo fatto abbastanza, abbiamo fatto l'intero daily life del capitolo, abbiamo iniziato investigation, per cui sì, switchiamo schermata e andiamo in just chatting. Detto questo, io vi ringrazio per essere rimasti qui con me oggi. Abbiamo fatto tanto. Non mi aspettavo in realtà che sarebbe morta così presto la cara Sakura. Cioè, io sapevo già che era la vittima del capitolo, come vi ho detto, avendo già visto l'anime, però me la ricordavo che durasse ancora di più. Esco dal work lavorativo per lasciare un saluto, anche se non posso sentire, oltre a qualche bit portafortuna. Ciao Dart, grazie mille per i bit. Ti faccio uno shoutoutino, guarda. Dammi un attimo. Andate a seguire il caro Dart, che è uno streamer molto simpatico e merita parecchio. È molto chill e se lo merita, a mio avviso. Adesso metto un attimo un po' di just chatting, parliamo un pochettino. Magari diciamoci un po' quello che potrebbe succedere, speculiamo. Vi metto magari giusto un attimo musica da Spotify, se volete. Ok. No, mi si è bloccato tutto. Perché? È andato tutto bene, adesso si deve bloccare tutto, mannaggia. Datemi solo un secondo, non vi leggo. Wait, apro Spotify. Che so che si dice Spotify. Thank you, Dart. Ok, vi lascio Fatima. Allora, per me l'assassino era nella stanza. Ah, tu dici che può essere al suo interno. Potrebbe essere una soluzione anche. Cioè, è una sicuramente delle più probabili tra le opzioni che ci ha lasciato Kyoko. Ok. Adesso ci sono solamente 6 sopravvissuti, ragazzi. Le cose iniziano a farsi toste. Assolutamente. Mi dispiace perché praticamente il cast non è rimasto più nessuno. Tutti i personaggi che quasi che mi piacevano sono schiattati. Mi è rimasta Kyoko almeno, dai. Se vogliamo essere positivi. Se vogliamo essere positivi, mi è rimasta Kyoko. Però Monokuma doveva fare un favore. Eh sì. Veramente. Mannaggia. Che cavolo. Boh, in realtà per oggi io direi che possiamo anche chiudere qua. Non sono una persona di molte parole, quindi nei just chatting io solitamente non so mai cosa dire nello specifico. Se volete possiamo fare il raidino a qualcuno. Che dite? Raidiamo qualcuno? Vediamo chi ci sta in live. Non ho idea, ad essere onesto. Ma certo. Allora, vediamo chi possiamo raidare. Chi possiamo raidare? Ah, c'è Void che sta facendo la maratona. Volendo possiamo raidare lei. Che dite? Raidiamo la cara Void che sta facendo l'anniversario. E le facciamo la maratona. Cioè, le facciamo la maratona, sì. Vabbè. Volevo dire, le facciamo il ride per la maratona. Ma vabbè. Allora io ragazzi vi ringrazio, vi ricordo che domani sera facciamo live un let's try su Cat Quest, che è un gioco che volevo provare da un po'. Se vi piacerà magari potremmo renderla una serie. E nulla. Detto questo io vi reindirizzo al canale di Void e ci becchiamo poi domani sera. Buona serata a tutti, mi raccomando, andatele a fare un salutino. Ciao!